Allora, buonasera a tutti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo avuto un po' di problemi tecnici. Sì, come al solito, tutto il giorno che c'è un ospite così importante. Si aggiorna la scheda video, il driver della scheda video, si aggiorna OBS. Si fanno tutte le cose possibili e inimmaginabili per non aver problemi. Il Jaguar si prova, si fanno test, si prepara tutto e poi dopo quando arriva il momento, sarà che il computer è stato acceso tutto il giorno a fare impostazioni e roba, non andava. Ho dovuto riavviare tutto 2 o 3 volte, adesso va tutto. Speriamo che la connessione ci assista, perché l'ultima volta sembrava, diceva che andava tutto bene, poi in realtà non andava tutto bene, laggava un po'. Comunque siamo qua e fra 5 minuti ecco il Magnum che è arrivato. Magnum è arrivato in chat. È arrivato fierissimo. Aspettiamo che si collega un po' di gente, che si stabilizzi un po' la live, perché sapete che YouTube è sempre un po' buggato i primi minuti, deve mandare le notifiche, deve stabilizzarsi. E quindi è così. Aspettiamo un attimino. Intanto io ho già preparato tutto, che stasera passiamo una live, guardate, sapete cos'è questo? Questo è il raccoglitore con tutti gli overlay del controller per Jaguar. Tutti questi qua, vedete? Quindi in base al gioco, noi cambieremo l'overlay sul controller. Sul controller fierissimo, che è questo, scusate ma c'è il filtro maledetto, eccolo qua, il Pro Controller. Questo non è quello originale, ma è un rifacimento che il grande Mario mi ha consigliato di prendere, infatti mi trovo benissimo, tra l'altro col D-pad ottimo. Quindi insomma, il modo migliore per giocare sul Jaguar è questo. Abbiamo il RetroTink 5X Pro che ci manda tutto in 1080. Abbiamo la Game Drive in cui possiamo giocare tutti i giochi. Abbiamo il cavo SCART RGB buono. Insomma, abbiamo tutto. Spero solo che la connessione non ci dia fastidio, perché tanto se c'è qualcuno collegato ditemi se si vede bene, si sente bene, la mia voce, la musica, si sente tutto. Datemi un feedback per favore nella chat, fatemi sapere, e se la live scatta. Insomma, ho bisogno di sapere il vostro feedback. Scrivetemi. Se c'è qualche problema ditemelo ora, perché abbiamo ancora 3 minuti per correrlo. Io vado a vedere se è tutto a posto, ma da solo posso vedere poco. Bisogna che mi diciate voi, per favore, che altrimenti vediamo un po' se è partita. Sì, sembra partita. Visita swappi.it, il tuo vecchio. Sentiamo un po' se è partita. Dai, sembrerebbe a posto. Fatemi però sapere, perché io da qui vedo tutto a posto. Scatta, ragazzi. Cioè, scatta la live. Spero di no. Spero di no. Perché qua OBS non so come mai mi dà un po' di problemi. Queste live maledette. C'è la connessione. La connessione di me. Non lo so, ragazzi. Fatemi sapere. 2 minutini e iniziamo. Se l'audio tutto a posto. Scatta ogni tanto. Porca puttana. Ecco, una cosa che odio di OBS è che non posso cambiare il bitrate al momento. È una cosa che odio. Ciao Alessio, comunque. No, adesso allora facciamo una cosa. Appena Magnum entra grande Ale, super collega di GameRes. Allora facciamo una cosa. Appena Magnum entra, anzi in questo caso lo faccio adesso, interrompo un secondo, abbasso il bitrate e ripartiamo subito con Magnum. Ok? Vi ricollegate? Me lo promettete? Faccio così, perché altrimenti si rovina tutta la live.
Lo faccio, ragazzi. Abbasso un po' il bitrate. Io ho provato a metterlo alto, ma... No, no, non butto fuori nessuno. Torno subito, torno subito. Ok. Meglio, ragazzi. Adesso sembra andare meglio. C'era troppo il bitrate. Adesso è verde, mi dà verde. Speriamo che regga. Dovrebbe reggere. Mi vedete di nuovo? Ho dovuto abbassare un po' la qualità, ragazzi. Avevo provato a mettere 10.000, ma proviamo con 8.000. Allora, ancora un minutino e ci siamo, eh. Eccoci qua, Gori, ci sei? Attiva l'audio, che ci stanno vedendo tutti. Allora, sì. Buonasera, buonasera, buonasera. Grande Ah, Magnum, buonasera. salve a, salve a tutti, salve a tutti, salve a tutti. Sì, sì, sono anche basso, tutto ok. Sì, sì, sono basso di d'altezza, porto sempre console di bassa e scarsa e scarso successo, scarsa autostima anche. E quindi eccoci qua, anche stasera appunto invitato dal buon Miurgo, detto anche appunto al secolo Giacomo, che ringrazio come sempre per l'invito. È un E onore perché lo sai come ci tengo a te. Vengo sempre a trovarti anche dal vivo, le tue eventi. è vero, guarda, ecco, non manca mai quando sono alle fiere, insomma, viene sempre e tra l'altro io sono anche colpevole perché poi indirettamente, ma in realtà anche direttamente, l'ho convinto a comprare alcuni sistemi piuttosto Sì. chiacchierati e magari anche questionabili, ecco, quindi capita purtroppo, quindi però appunto poi lui mi dice che è contento dell'acquisto, quindi io alzo le mani, quindi prima che qualcuno mi dia io appunto consiglio cose poco idonee, effettivamente sì, nel senso appunto è successo con l'Atari Jaguar, insomma è successo con qualche altra piattaforma misteriosa che un giorno vedrete, insomma capita e sono cose così, quindi non posso che ringraziarlo appunto per essere sempre presente, insomma, No, no, grazie a te. insieme. Guarda che Ecco. mi hai convinto, ma perché ha funzionato? Perché di base cioè, la materia è interessante, se no non avrei mai comprato. Quindi vuol dire che quello che dici è vero. Dopo qualcuno può pensarla diversamente, ma per me è vero. Poi dopo ognuno... No, infatti. No, allora, come sempre, l'importante è dire che noi andiamo avanti a questione di gusti, Certo, puramente di gusti. Questa è la cosa importante. Ora, i miei sono notoriamente abbastanza questionabili, però
lo sappiamo, se no non sarei stato incoronato appunto il re dell'oscuro, dell'improbabile e spesso anche dell'imperdonabile. Però, capito, però, però, capito, però effettivamente in mezzo a queste piattaforme molto particolari si nascondono spesso delle perle molto interessanti che buona parte dell'utenza ovviamente ha perso, che non vengono spesso abbastanza raccontate e quindi a questo serve gente appunto come il sottoscritto. È vero. Quindi, esatto, quindi questo è importante. E anche, appunto, anche il nostro Jaguar, appunto, il nostro buon vecchio Atari Jaguar, rientra perfettamente in questa categoria. È una console, come ormai insomma abbiamo detto tante volte, estremamente malignata, estremamente calunniata anche, presa universalmente in giro, in parte anche a ragione insomma, per tante motivazioni legate a un insuccesso che definire clamoroso è fargli un complimento, perché veramente è Sì. stato clamoroso, esatto, l'insuccesso del Purtroppo. Jaguar è, esatto, è veramente incredibile, cioè nel senso che è proprio andata molto peggio di quanto uno possa mai aspettarsi, si parla appunto di un numero imprecisato di unità vendute tra le 150 e le 200.000, che per una console sono veramente un numero estremamente esiguo. Per cui è una macchina anche per questo oggi purtroppo molto costosa da cercare. Per fortuna l'emulazione ha fatto grandi passi avanti. Eh sì. Abbiamo, esatto, grazie diciamo, al progetto di Digital Eclipse e Atari, appunto, ovvero Atari 50, abbiamo avuto finalmente un emulatore degno di questo nome che poi è stato rilasciato gratuitamente dal suo creatore Rich Whitehouse. E, e niente, grazie a lui, ecco, non mi ricordo mai il nome dell'emulatore, Big PMU. Sì, sì, Grazie a sì, lui, sì. appunto, finalmente l'emulazione Jaguar, che fino ad oggi era un sogno, È vero. vista la complessità dell'hardware della macchina e tutto, è diventata realtà. Per cui adesso il Jaguar è perfettamente emulabile anche senza avere appunto la macchina originale. Se invece uno ha, come dicevamo prima con Giacomo, la macchina originale, può comprare e acquistare, visto il costo poi dei giochi che sta salendo sempre di più purtroppo, può acquistare la Game Drive, che è una sorta di Everdrive fatta per Jaguar, che tra l'altro ha un sistema di controllo antipirateria bastardissimo, con cui si sono dovuti Assolutamente scontrare sì. per, diciamo, esatto, per anni i creatori di questa Game Drive, quindi Retro HQ se non ricordo male. Sì, sì. Esatto, si sono scontrati per anni con questo problema, alla fine l'hanno risolto. La cartuccia ovviamente ha un costo non indifferente, ma è anche vero che è un costo che comunque va a coprire la possibilità di poter caricare qualunque tipo di software dal Scusami, software ufficiale. scusami un attimo, Sì. Gori, perché qui sta succedendo una roba. Il Viper ha regalato 5 abbonamenti al mio canale, quindi, Ah, quindi accidenti. devo un attimo ringraziarlo. Ci stanno tracciando, ci stanno tracciando. Aiuto, aiuto, io scappo, No, no, sei stato te, evidentemente. Il Gori c'ha un fascino che le donne. Ancora. Guarda che roba. Mamma mia, allora, Non si cioè, riesce, non si che riesce neanche succede? non si Cioè, riesce neanche a parlare perché c'è tutti gli effetti audio degli abbonamenti sotto un mamma attimo. mia, guarda. Se no, Manium, esatto. aspetta, dico io quando Sono... parlare perché sennò non si sente niente di quello che dici. Aspetta, forse è finito? Eccolo. Ultra Vortex, vero? Sì, sì, esatto, Ma non so se sono manca. specchiato giusto. Sono Sì, 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 specchiato sì, giusto sì. o al contrario? Ok, Giusto. perfetto, perché io mi vedo al contrario. No, dicevo appunto, mi fa piacere, vorrei che anche il mio alter ego di tutti i giorni avesse questa fama e fortuna Allora, dell'arrivare e fare sfaceli. Allora, Comunque, vabbè. ringraziamo il Viper tantissimo. Morte Nera ha regalato abbonamento a Morte Nera, Player SRX, a Metaxu, Giovanni Scaffra e Rubicante. Niente, ringrazio anche Alessio che è sempre qui. Procediamo perché Esatto. se no non finiamo Io più. intanto,
Esatto, io intanto ringrazio e saluto Alessio, che è un collega del podcast di Game Revs, su cui appunto io sono ormai stabilmente, diciamo, insediato, nonostante io dica sempre di essere un Ronin senza patria, però in realtà dal punto di vista di podcast appunto sono su Game Revs e diciamo saltuariamente su Hardware Memories del buon amico Quanti Giga, però appunto su Game Revs ormai spopolo con appunto parlando spesso poi di cose improbabili e improponibili, come per esempio 2 settimane fa ho portato abbiamo fatto io e Christian di Game Revs una puntata dove ho raccontato la storia del Gizmondo, una Sì, console che è talmente tanto oscura e assurda che in confronto il Jaguar è una delle macchine più note della storia, è quindi vero, vi immaginate. è vero. E mi danno spazio, io entro e chiacchiero. Per cui niente, insomma, quindi è quello. No, si diceva appunto oggi la Game Drive è una buona soluzione per evitare un sacco di rotture di scatole. Ha il suo costo, però appunto tanti titoli ormai costano un botto, quindi effettivamente è Ah così, sì, insomma. Io ho avuto la fortuna di comprare il Jaguar, insomma, ormai molti anni fa, si parla del 2007, e anche il Jaguar CD nel 2007, quando te li tiravano praticamente dietro, perché non li voleva semplicemente nessuno, e quindi erano macchine, e anche i giochi, ne ho comprati tanti, di cui tra l'altro una parte erano proprio incellofanati nuovi, ah però, e tutti aperti ovviamente, ma appunto perché ai tempi il Jaguar era semplicemente una macchina sfigata che non voleva nessuno. Quest'alone poi è rimasto tale anche per tantissimi che online hanno fatto video a sfottò, da un lato anche comprensibile, da un lato giustamente per un discorso di successo, anche perché fa simpatia, no? E dall'altro magari a volte anche un po' troppo eccessivi come cattiveria e quindi questo non gli ha dato certo la migliore delle reputazioni, diciamo. Ma assolutamente. appunto, esatto, siamo qua apposta per raccontarvi che c'è di buono sul Jaguar, perché il Jaguar comunque ha una piccola libreria di una cinquantina di titoli ufficiali, più quelli per Jaguar CD, che è l'espansione ovviamente a CD. E poi, vabbè, ovviamente c'è un enorme settore homebrew, è una delle macchine che ha la scena homebrew più attiva. Questo so che vi sembrerà strano, ma è vero. E per cui in realtà è una macchina che ha tanto di interessante da raccontare e da raccontarci. Quindi è proprio una grande macchina, interessantissima. Nonostante abbia comunque i suoi giochi brutti, perché non è che Ah non beh li abbia, certo. ma ha anche dei giochi molto validi. Adesso con buon Giacomo andremo a parlare un po' di cosa c'è di interessante. Ovviamente non li possiamo coprire tutti per ovvi Assolutamente. motivi di tempo, almeno stasera. Poi eventualmente se vi piace tanto si fa magari un'altra puntata con un... E a quanto pare sì, a ormai... quanto pare piace Esatto, molto. esatto. E niente, insomma. E quindi niente, quindi appunto direi insomma di andare un po' a raccontarvi cosa c'è di interessante su questa macchina. Come giusto per dare 2 informazioni, il Jaguar appunto è uscito in America in realtà diciamo, in modo molto limitato nel novembre del 93 ed è ufficialmente morto a fine gennaio del 96. Poi la distribuzione dei titoli rimasti è stata affidata a Telegames, che si è occupata nei 2 o 3 anni successivi di far uscire quanto era rimasto, magari alcuni titoli erano rimasti nel limbo. E poi appunto la macchina è stata dichiarata dall'Hasbro, che ha comprato tutto l'asset di Atari, eccetera, nel 99-2000, macchina aperta. Quindi da lì si poteva fare di tutto, sviluppare tutto Es- senza problemi, senza limiti. E Esattamente. questo gli ha portato appunto fama sugli homebrew. Poi, Certo, esatto. certo. Allora, io E quindi adesso ho questo è il messo... Jaguar. Hai fatto un Vai. ottimo sunto. Comunque, se volete vedere in modo, cioè, conoscere in maniera approfondita l'hardware, la storia, periferiche e tutto, ragazzi, sul canale del buon Igor ci sono tutta la serie di live, sempre con Magnum e Igor, tutte proprio divise sull'argomento. Adesso noi invece ci concentriamo sui giochi, insomma, per far vedere il meglio di questa console. Che Esatto, e esatto. adesso la state vedendo qua. Tu la riesci a vedere, Magnum, adesso la Sì, live? sì, ora mi sono collegato su YouTube così la vedo. Dimmi se la vedi Anche quando ci se sei.
Io Sì, no, adesso... no, vedo le schermate di Alien vs Predator, Ecco, quindi direi ci siamo, si sì. vede bene, no? Sì, sì. Perché Sì, si siamo vede, con esatto. l'RGB e quindi si vede bene. Ok. Niente, E- allora mettiamo... È un titolo che volevi provare, questo volevi parlarne? Sì, assolutamente sì. Ora, queste sono le cartucce per chi non le ha mai viste, queste sono fatte così, sembra tipo un tempietto orientale. Sì? Esatto, con dietro il logo Atari, poi oggi magari sono state anche rifatte per gli homebrew senza magari il logo Atari dietro, ma insomma, queste sono. E niente, quindi come dicevo appunto, cosa c'è di interessante su Jaguar? Su Jaguar abbiamo per cominciare appunto Alien vs Predator, è un ottimo gioco per cominciare. È un titolo che oggi, questo va detto, è invecchiato. Mm, Invecchiato perché ci sono, comunque era il primo barra secondo gioco per la macchina certo. Sì, sì. del team Rebellion che esiste ancora oggi, la serie di Sniper Elite, giusto per fare un esempio, è loro, e tanti altri titoli, tipo come anche Zombie Army, tutti quei titoli lì sono tutti loro. Loro appunto sono partiti sviluppando appunto giochi per Jaguar. Praticamente avevano fatto mi sembra un gioco prima e basta per Amiga, e poi hanno fatto i giochi per Jaguar appunto. E sono veramente. Si sono dati molto da fare. Hanno usato l'hardware bene, offrendoci il primo FPS, diciamo, vero e proprio, ambientato nel mondo di Alien e Predator. Quindi il crossover Esatto. ce l'abbiamo avuto grazie a loro. Che cos'è? Praticamente noi possiamo scegliere, come in tutti poi i capitoli successivi, tre personaggi, quindi un Marine, un Predator e un Alien. Ovviamente abbiamo campagne diverse. Il gioco in realtà, pensate, ha una, cioè, è stato messo in cantiere quando ancora non esisteva neanche Doom, c'era solo Wolfenstein 3D, quindi ancora l'idea di sparatutto era molto primitiva, di sparatutto in prima persona. Nonostante ciò, il lavoro è venuto molto bene. Oggi è un po' invecchiato più che altro perché alcuni, per esempio, c'è qualche problema a volte nelle collisioni corpo a corpo. Insomma, Sì. c'è qualche cosina. Però Allora, non è un brutto gioco. no, no. Quindi vai, Allora, facci vedere allora appunto qualcosa. usiamo il Pro Controller, che è questo qua, quello rifatto. Esatto, Allora, che campagna scegliamo? Perché in base alla campagna abbiamo gli overlay, che adesso vi faccio vedere. esatto. Il pad del Jaguar, come alcuni di voi sapranno, cioè molti di voi sapranno, ha questo tastierino numerico abbastanza buffo. Sì, Perché come negli anni 80 era pensato per metterci queste overlay di plastica. Alien vs Predator ne ha addirittura tre, uno per ogni esatto, che razza. sono queste qua. Quale mi, Esatto. E sono quale, molto. quale mi consigli di usare? Vabbè, facciamo vedere un Tutte e secondo. tre Boh, ce le ho facciamo qua. vedere. Esatto. No, mettiamo un secondo così la campagna del Marine, va, che è la più classica. Ok, Giusto il per far vedere Marine com'è. è quello verde, con scritto Colonial Marine. Esatto, Allora, io prendo il controller, c'ha i gancettini, diciamo, c'è delle fessurine, lo inserisco da esatto. un lato e poi dall'altro. In questo modo uno può tenere sotto controllo tutti i tasti, eccetera, cosa che tornerà comoda anche in altri titoli. Quindi diversi titoli del Jaguar hanno un overlay da mettere sul Ecco tastierino, fatto, insomma. guardate, vedete se è inserito. E niente, allora facciamo il Esatto, Marine. Facciamo selezione del personaggio. esatto. Quindi, appunto, grazie a questo almeno diamo un'occhiata un po' a come funziona. Questo effettivamente è probabilmente uno dei primi grandi FPS, quindi sparatutto in soggettiva, in prima persona per console. Assolutamente. Perché non è il primo, ovviamente, ce ne sono stati altri come per esempio Zero Tolerance per il Mega Drive, no? Per fare un esempio, Sì, che sono precedenti, ma sicuramente è uno dei primi ed è uno dei pochi titoli universalmente apprezzati e lodati sia da stampa che da pubblico per Atari Jaguar. Quindi questo indubbiamente. Ovviamente poi i capitoli successivi usciti su PC, eccetera, hanno un'altra profondità e certo. diciamo, è un altro modo, ma sono molto successivi. Il primo, diciamo, per PC è uscito nel 99, quindi si parla di ben 5 anni dopo. Esatto. 4-5, esatto, sì. Alzo un pochino l'audio. Ok.
Sì, per far sentire. In realtà, appunto, questo gioco durante i livelli non ha colonna sonora, ma soltanto ambiente. Sì. Allora, se E ho capito bene, con un tasto si spara, con l'altro si aprono le porte. esatto, e si fa anche lo strafe con il terzo, mi pare. Con il E terzo. prova un po'. Ah, sì, Sì, se sì. premi destra a sinistra dovrebbe farti lo strafe con uno di questi tasti qui in Esatto. combinazione col Col pad. tasto C. Sì, sì, Esatto, sì, 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 sì. esatto. Quindi la cosa interessante è che questo gioco è uscito quando ancora le regole base degli FPS messe poi da Doom ancora non erano, cioè nel senso almeno quando è entrato in sviluppo non erano ancora state definite, quindi è uscito dopo Doom ovviamente, si parla dell'ottobre del 94 se non ricordo male, però comunque lo sviluppo era già iniziato da almeno un anno e mezzo, quindi prima dell'uscita di Doom di sicuro. E niente appunto, quindi Ma PA ha una bella atmosfera, ha dei livelli molto labirintici che ricordano un po' quelli alla Wolfenstein 3D, quindi all'FPS dei primissimi tempi, però ovviamente il motore grafico è molto più avanzato di quello di sì, Wolfenstein, è veramente, insomma, veramente molto molto robusto. Non va chiaramente velocissimo come no, una scheggia, però però... per essere uno dei titoli diciamo, del primo periodo del Jaguar, effettivamente hanno fatto un buon lavoro. Ecco, una cosa Ovviamente, che non mi è chiara è cosa sono quelle torrette. no, queste sono dei pod, quindi delle cose di salvataggio, Ah, praticamente, ok. dei Qui marine. intanto ci Ok, sono gli alien che ci stanno massacrando. No, esatto. Ecco ho finito esempio, le esatto. munizioni. Ecco, no, queste dovrebbero essere infinite le munizioni, mi pare. E un difetto chiave Boh, io l'ho che c'è finita e qui, mi per stanno esempio. massacrando. Mi stanno massacrando. Ah, ok, bene, ottimo. Un difetto che c'è qui, per esempio, è che gli alien, per esempio, rimangono per terra, però appunto se ci si passa sopra, l'acido ci fa, insomma, ci dà danneggia. Questo anche appunto se c'è poco spazio, quindi a volte si prende danno anche Aiuto. non volendo, no? Come? Aiuto. Ho raccolto le Aiuto? munizioni. Ho raccolto le munizioni, ma non me le fa mettere. Non capisco perché. No, quelle sono il pulse rifle e il mitragliatore, quindi. Ah, ecco, ecco, Però l'ho mi raccolte. sembrava. L'ho raccolte, l'ho raccolte. No, Ecco, è l'ho che fatto fuori, i l'ho fatto colpi. fuori. I Cazzo, colpi mi sembravano infiniti, forse mi ricordavo male io. sì, Vabbè, c'è anche comunque. l'acido, perché l'ho ucciso, l'ho pestato e mi ha ferito l'acido. Esatto, esatto. Questo magari a volte può causare. Ah, no, è vero, sì, i colpi ci sono, non me lo ricordavo mia più. Mm, Questo appunto a volte può causare problemi nei corridoi particolarmente stretti. Quindi è un titolo per questo motivo un po' invecchiato, però sinceramente non comunque, è, nel senso, comunque è interessante. Se vi comunque, piacciono, diciamo. Mm? con gli overlay è comodissimo, perché vedete, io mi sposto a destra e a sinistra con questi qui, faccio vedere. Poi qua in alto ho tutte le armi, quindi in base all'arma che voglio scegliere, schiaccio un tasto e un altro mi cambia l'arma. Poi c'è il Esatto. Poi puoi mappa, mettere esatto, la poi mappa, ecco, in questo gioco è fondamentale l'uso della mappa, se no ci si perde. infatti. Quindi dovrebbe essere il tasto 5, mi pare, la mappa Esatto, o qualcosa del genere. Infatti, esatto. mi sembrava. E quindi niente, appunto, grazie a questo potete effettivamente avere appunto sotto controllo questi livelli e sono molto labirintici. Il gioco è anche abbastanza lungo, soprattutto considerando tutte e tre le razze, però insomma non è assolutamente male, insomma. Quindi Adesso questo provo è. a cambiare un attimo l'overlay, voglio provare un secondo l'alien. Certo, E poi assolutamente. Per cambiamo esempio, gioco. l'Alien cioè, l'Alien è molto più debole del marino, ovviamente. Per cui la cosa che dovete fare è utilizzare alcuni soldati come base per diciamo, inoculare un vostro simile praticamente in Mhm. coso nella gola del malcapitato in modo che poi nasca un vostro alien in caso di ripartita, che è abbastanza frequente. Quindi è una meccanica già piuttosto complessa per il tipo di gioco. Quindi, appunto, voi dovete in realtà fare il breeding, no? Nel Sì, senso, quindi
esatto, fare in modo che alcuni dei, appunto, dei soldati vengano, diciamo, presi da lì. E c'è proprio un modo specifico, bisogna dare, mi sembra prima una codata, insomma, c'è una combinazione precisa di tasti che va letta sul manuale. Questo dà ovviamente una componente molto interessante e strategica al tutto, e gli dà anche proprio un altro tipo di profondità. Qui, come vedete, siamo all'interno della zona, perché è difficile appunto con Infatti l'alien. sono già morto perché non me l'aspettavo fosse Esatto. così. No, è molto più difficile perché qui la meccanica base è cercare di inoculare diciamo, un nostro simile il più velocemente possibile, Eh eccetera, sì. in modo che in caso di ripartita torniamo subito in vita come nuovo alien. Questa è una cosa carina e in parte è stata ripresa anche dai capitoli successivi. Molto carina, devo dire, come Esatto. idea. Niente, questo l'abbiamo Ah. visto. Ragazzi, bisogna Quindi, metterci sulla mano. Adesso c'è. Ogni volta, ragazzi, dovrò alzarmi un secondo e riavviare la console perché devo cambiare gioco. esatto, e vabbè, quello non D- succede niente. Quindi, appunto, Alien vs Predator sicuramente è un titolo che con i suoi limiti odierni, ovviamente, però per gli amanti degli sparatutto molto old school che hanno un po' di pazienza, che sia con emulatore o in altro modo, lo potete appunto giocare e divertirveci abbastanza, nonostante appunto i difetti che vi ho ovviamente elencato, perché niente è perfetto nel mondo, neanche questo, Ah, ovviamente. certamente. Ok, ho riavviato il Jaguar. Ora siamo nella directory dei giochi. Esatto, allora io visto che siamo nel mondo degli FPS farei vedere un altro paio di FPS così, proprio a simpatia. Farei vedere innanzitutto il padre degli FPS moderni che è Wolfenstein 3D. Ok, Che andiamo, dici? allora, andiamo lì, andiamo lì. Tra l'altro Esatto, è bello perché c'è anche le copertine, ce le potete sì, mettere. è vero. E niente Eccoci qua, appunto. Wolfenstein 3D. Sì, proprio in fondo, in fondo, in fondo. Sì. Wolfenstein 3D è un porting fatto quasi per caso, nel senso che ID Software, che in quel momento stava spopolando nel mondo grazie a Doom, si mise al lavoro per convertire Doom su Jaguar, perché era una piattaforma che secondo appunto il team di Carmack e soci era adatta per farlo girare da un punto di vista proprio di potenza hardware. Per impratichirsi con l'hardware fecero un porting di Wolfenstein che in 2 sole settimane già era perfettamente giocabile. Quindi lo finirono e lo pubblicarono e fecero anche bene perché arrivò in un periodo, anche questo, quindi l'estate del 94, dove su Jaguar non c'era praticamente nulla. Esatto. E quindi praticamente arrivò appunto Wolfenstein 3D in uno dei suoi porting migliori. Cioè, questa è una cosa interessante. Questo è proprio un porting fatto proprio alla grande. Sì, Veramente bene. ok. Proprio bello. Ora lo vediamo. Così Abbiamo messo anche qua il piccolo overlay che praticamente c'ha Non tre. sapevo. No, perché questo di base mi sa che non ce l'aveva neanche l'overlay, penso. No, no, Boh. perché qui ce n'ho alcuni anche fatti da, insomma, da fan. Apposta. Sì, c'è un tasto che toglie la musica. Ovviamente c'è. Allora, no, tutti i tasti. Ecco, una cosa interessante del pad numerico del Jaguar è che in tutti i giochi, se premete il tasto 0, togliete la musica. Quindi, se la musica non vi piace, la volete togliere e lasciare soltanto gli effetti, premete 0 e la togliete. La Esatto. rivolete, ripremete 0. Poi si può schiacciare cancelletto asterisco per avviare, giusto? Esatto, come in tutti i titoli. Quindi, se voi premete asterisco e cancelletto contemporaneamente, resettate il gioco senza bisogno di spengere e riaccendere il Mhm. Jaguar. E poi qua in alto c'è 3 slot salvataggio in mezzo alla mappa. Esatto, esatto, esatto. Allora facciamo nuova E niente. partita normale. Allora col tasto A Vai. si corre, col tasto B si spara e col tasto C si fa lo strafe. Esatto, esatto. Vediamo. Qui c'è la storiella. E esatto. Come appunto, come ben saprete, il Jaguar è una macchina a cartucce, quindi ha un'espansione HD, ma questi sono tutti giochi su cartuccia, ha un'architettura mista, quindi è un misto di
processori, in parte a 64 bit, in parte a 32, è un gran guazzabuglio di roba piuttosto complessa da utilizzare, quindi non molti sono riusciti a sfruttarla come sarebbe stato, insomma, giusto fare. Però appunto, come in Sa- questo caso, vedrete Wolfenstein 3D, per essere un titolo anche questo della prima ora, è veramente impressionante da un punto di vista È tecnico, è molto proprio veloce, è bello. molto veloce, molto fluido, Ed è dettagliatissimo, cioè rispetto alla dettagliatissimo. versione esatto, rispetto alla versione PC, i fondali, gli oggetti e tutto sono in alta risoluzione per l'epoca, quindi è Sì, un sì. titolo veramente notevole. Ha tutti gli effetti sonori, un'ottima musica. Tra l'altro il Jaguar ha un ottimo processore, diciamo, adibito alla musica, veramente molto molto buono. Il E Jerry, quindi in giusto? alcuni giochi... Sì, esatto, il Jerry. E quindi praticamente in molti giochi l'audio è veramente notevole. Qui per esempio l'audio è veramente ben fatto, è proprio bello pulito, in inglese si direbbe crisp, no? Quindi proprio cristallino, no? Bello Sì. proprio, No, ma esatto. poi Ed è è appunto, molto fluido, si gioca da Dio, sì, ma proprio belle le texture anche, proprio sì, belle. sì. Devo dire che le migliori versioni per console di Wolfenstein 3D sono appunto quella per Jaguar e quella per 3DO, che è fatta anche quella molto molto bene. Lì chiaramente la musica è suonata da CD, eccetera. Non è uguale a questo però il porting. Qui per esempio ci sono anche delle armi esclusive, per esempio, come il lanciafiamme se non mi ricordo male, che è solo qui, eccetera. E niente, e quindi appunto è un titolo interessante, insomma. Molto, molto. E poi, oh YouTube, non censurarci per i loghi che si vedono, per favore. Ragazzi, è Wolfenstein, È cioè, Wolfenstein, cioè, voglio dire. cioè, si Speriamo. ammazza questa gente qui, non è che... No, no, infatti. Esatto. Infatti. No, è molto, molto, E... molto bello. Faccio Sì, vedere. esatto. Faccio vedere anche la mappa, perché se schiaccio il Sì. tasto appare la mappa, vedete? Salutiamo intanto VoiceOver che ci chiede poi Ciao, ci chiede poi di parlare di Kazumi Ninja. aiuto, aiuto. E Ciao, poi, Mr. Voiceover, ciao. salutiamo il grandissimo Retro Coach. Oh, ciao. Guarda, lì c'è un altro mio Sì, collega storico, grande amico sia di Game Revs che anche extra Game Revs. Il esatto. buon coach è fantastico, anche lui fantastico, ha tanta pazienza con me anche lui, veramente esatto. Bene. E niente, appunto, quindi insomma, grazie per essere qui a guardare un po' di roba che vale su una console tanto bistrattata. E appunto, quindi, come avete visto, Wolfenstein 3D è un altro titolo che su Jaguar splende ed è stato fatto insomma alla grande. È vero, ha ragione Coach, perché appunto, come ho detto prima, questo gioco è stato fatto come test. Poi è stato finito e sistemato, ma è stato fatto come test mentre cercavano di portare su Jaguar Doom. Quindi sì, qualcosa è arrivato anche da lì. È arrivato anche da lì, esatto. Come per esempio le text, insomma, diciamo, l'immagine rifatta della pistola, che non è certo quella dell'originale. Eh no, 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 infatti. Esatto, Infatti è così. Abbiamo finito il primo esatto. livello, ragazzi, quindi possiamo anche cambiare gioco. Sì, anche Voice dice che il Jaguar è molto interessante. No, perché, ragazzi, finché non l'avete in mano, ma soprattutto questo controller, che poi il controller Pro ha la croce molto buona. Cioè, si gioca molto bene col D-pad di questo Esatto. qua. Esatto, perché qual è la storia? Allora, il pad del Jaguar, a parte il discorso del tastiero numerico, è sempre stato preso parecchio in giro, ok? Perché per chi ha delle mani un po' piccole, magari un po' scomodo e tutto, però in realtà è un buon pad, non è brutto, eccetera. Ma la versione Pro, che purtroppo è uscita tardi, quindi ne hanno venduti pochi, oggi è molto rara. La versione Pro è molto meglio perché ha un tastierino tutto rifatto, i dorsali che ovviamente non tutti i giochi usano, questo ci mancherebbe. Ha Certo. tre pulsanti in più, quindi sono sei pulsanti sopra, eccetera. Ed è molto meglio dell'originale, molto meglio Sì, dell'originale. infatti ne ha tre, c'è i E dorsali qua sopra. esatto, per fortuna oggi lo stanno, diciamo, lo stanno ristampando in versione non ufficiale a un prezzo abbastanza abbordabile. Infatti, io l'ho consigliato al buon Demiurgo perché è un altro modo.
di giocare e Sì, quindi sono contento. sui picchiaduro soprattutto, come dice voi. Esatto, Cioè, questo D-pad è esatto. molto preciso rispetto a quello originale che, insomma... Allora, questo qua lo trovate sui 90 euro, ma considerate che quello originale va oltre 300 euro, quindi vedete voi. Esatto. Insomma, Come dice, esatto, come dice il buon coach, è sempre un piacere vedere gente che spara a tizi con baffi particolari, è vero. è vero, sì. Ecco, non io, perché io sono buono, quindi non sparate a me, però su altri sì. No, allora, effettivamente, allora, non che il Jaguar abbia dei picchiaduro particolarmente di alta qualità, però effettivamente giocarci con un pad che funziona bene sicuramente è meglio, questo indubbiamente. E Esatto. ecco, io direi come ultimo gioco FPS per farlo proprio vedere, direi Doom a questo punto, già che siamo qui, che dici? Andiamo su Doom. Dai, così almeno si fa vedere anche quello e abbiamo fatto gli FPS più interessanti. Che No, in realtà poi... anche qua c'è il suo overlay che non so se c'era già No, quello originale. è ufficiale, non ho l'overlay. Eccolo qua. Io purtroppo non ce l'ho, ma l'overlay c'è davvero, quindi quello c'è, sì. Eccolo qua. Che adesso lo metto su. Qua potete scegliere il pugno, il coltello, la mitragliatrice, il fucile, poi Esatto. c'è la mappa e i tasti per riavviare. Lo inseriamo. Esatto, esatto, esatto. Quindi, che succede? Come dicevo, ID Software si fa un gran mazzo per portare, cioè proprio loro direttamente non l'hanno affidato a degli esterni, e la versione Jaguar è la base di tutte quelle altre uscite, a parte quella 32X che è una cosa a parte, ma quella Jaguar è quella su cui poi si è basata quella per PlayStation e quant'altro, ed è la prima versione degna di Doom uscita su console. L'unica mancanza che si sente è che durante i livelli non c'è la musica perché il processore audio, che non è solo un processore audio ma è molto più complesso il discorso, è usato per calcolare le collisioni, quindi ci sono soltanto gli effetti sonori, eccetera. Detto ciò, il porting di Doom è incredibile, nel senso che pensare a una console che comunque costava 249 dollari all'uscita, eccetera, che facesse girare un titolo pensato per computer all'epoca molto costosi, con questa qualità non era certo scontato, ma abbiamo visto poi con i porting, quello affrettato per 32X e quello disastroso per 3DO, che hanno una storia tutti a parte, quindi ora non è il momento, se no si parla solo di Doom, come dice il buon coach, che è Eh, un sì, grande fan di Doom, assolutamente. Però alla risposta, come dice coach, di ci gira Doom, ci gira Doom. E ci assolutamente gira sì. anche bene. Sì, Esatto. La musica, ahimè, è soltanto negli intermezzi, nelle schermate assolutamente. intermezzo. In realtà, recentemente degli homebrew sono riusciti, visto che ormai l'hardware comincia a essere un po' più conosciuto, anche se è sempre molto difficile lavorarci sopra, sono riusciti a inserirla. Quindi in realtà adesso negli homebrew c'è la musica anche in game, ma all'epoca non fu possibile perché appunto ci sarebbe voluto troppo tempo e il gioco doveva uscire. Ed è stata una delle killer application, delle poche killer application del Jaguar, questa in realtà. Certo. Perché Doom all'epoca, averlo su console in esclusiva poi per, nel senso, con questa qualità qui per diversi mesi, anzi un anno prima che arrivasse poi la versione PlayStation, non è poco effettivamente. Esatto. E poi quella PlayStation la sorpasserà ovviamente la versione Jaguar, ma fino a lì è stato il miglior porting per console di Doom. Sì. E intanto rispondo anche al Viper che ci ha chiesto Rayman e dopo fra poco lo Sì, vedremo. sì, ora, adesso poi lo Sì. mettiamo. E a voi sopra chiede, domanda sciocca, se ti manca un overlay non ti conviene scaricarlo, stamparlo e plastificarlo? Non è originale ma ci si avvicina, o sbaglio? Sì, è vero, infatti oggi tanti vendono delle repliche come appunto Esatto. quelle che ha, Che che ha io? preso il Sì, buon Demiurgo, perché esatto. io ho preso questo kit di repliche con questo bel, se riesco a farlo vedere, confezioncina, diciamo raccoglitore con tutte le overlay, però sono tutte repliche. Tutte repliche però Esatto, fatte bene e funzionano molto bene, insomma. esatto, esatto. Uno può farsela a Niente, ora casa se se vuoi è far... bravo. Sì, facciamo vedere. Esatto. No, ora sì, se vuoi appunto poi far vedere un attimino come gira il primo livello, giusto per farglielo vedere, poi si cambia, insomma. Certo. Poi ragazzi, ci tengo a farvi vedere, cioè farvi notare che
Sono pochi che portano hardware originale su YouTube, Eh sì, perché no, questo è proprio hard originale, cioè qui bisogna fare qua veramente non un stiamo gran... emulando niente qua, quindi Esatto, cioè questo è un grande complimento che io faccio a Giacomo che è veramente molto bravo perché appunto sta portando un Jaguar vero che è attaccato via RetroThink, giusto? sì, con lo Al... SCART RGB, che tra l'altro lo SCART RGB del Esatto, Jaguar non si trova. Allora cosa c'è? C'è un adattatore che permette di usare lo SCART RGB del Super Nintendo o del Mega Drive 1. ah, figurati, pensa te. Ecco, per usare i cavi buoni che hanno loro. E poi attaccato a RetroTink 5X. Esatto, E lo vediamo in 1080. E abbiamo l'hardware esatto. originale. Ovviamente Quindi se... quello, esatto, quindi quello che vedete qui non è emulato, ma è proprio in real hardware, quindi questo non è poco. Oggi, come ho detto per chi si è connesso dopo, l'emulazione, grazie all'emulatore BigPM, è molto buona, ottima, anzi fantastica, finalmente dopo decenni. Però appunto se avete l'hardware originale e volete farlo vedere come sta facendo appunto il buon Giacomo, insomma così è anche far vedere come gira effettivamente sulla macchina. E come potete appunto notare, al di là del fatto che magari è leggermente scuro un Mm, pochino e manca appunto la musica in game, per il resto è un porting veramente ben fatto, fluido, pulito, ben raffinato nei controlli, è veramente un grande, insomma, una grande versione. Ovviamente oggi sono mille modi migliori per giocarlo, ma se uno è curioso di vedere come rendeva con questo il Jaguar, in questo modo lo vede e non è poco, insomma, sì, non è questa è la poco. mappa di gioco. Questa qui che ovviamente si abilita dall'apposito tasto sull'overlay, cioè sul Sì, controller. E sì, tra l'altro volevo anche dire che prossima settimana uscirà un video dove ci sono tutte le console collegate da hardware originale. Faccio vedere come si vedono con l'RGB. ecco, Così uno può per farsi esempio, un'idea anche delle altre macchine, come si vedono, insomma. esatto. Bene, comunque sì, E, è bello, peccato che non abbia la musica, però è Vabbè, giocabilissimo. però, insomma, però comunque è una grande versione, quindi questo indubbiamente la prima, diciamo, portata bene, anche perché appunto se si compara con quella uscita per 32X, dove tra l'altro la musica è suonata malissimo con il Gens, che era un software usato molto in Occidente, che spesso sembra appunto che sia una collezione di peti e rutti, la Sì, colonna sonora sì. della versione per 32X, quindi insomma, forse è anche meglio qui. E niente, quindi detto questo, ora rispondendo giustamente a Viper, direi di far vedere il primo Rayman. Perché il Jaguar qui lo abbiamo visto con titoli comunque fondamentalmente che vanno oltre il bidimensionale. Questi primi titoli abbiamo visto, in realtà hanno comunque una struttura bidimensionale, ma sono appunto, ora in caso di Doom, ovviamente chiaramente sono molto più complessi. Ma sui giochi 2D, come si comporta il Jaguar? Beh, Eccoci qua. guardando Rayman direi che si comporta molto bene, perché il Jaguar fondamentalmente è una macchina, diciamo, che splende sul 2D, mentre sul 3D non era sufficientemente potente perché eravamo in un'epoca di mezzo in cui ancora non si sapeva bene il mercato su cosa si sarebbe orientato. Queste macchine dell'epoca di mezzo sono tante in realtà, c'è il Jaguar, c'è il 3DO, c'è il CD32 da un certo punto di vista, c'è l'FM Town Smarty, insomma ci sono tante macchine miste uscite in giro per il mondo che ancora non avevano preso una direzione proprio specifica. Per cui va Ecco, detto anche questo. ecco, l'overlay di Rayman non esiste. No, no, non c'è perché usa soltanto i tasti base Rayman. Esatto, non c'è. Esatto. Eccolo E qua. Rayman... Allora, Rayman inizialmente nasce... proprio inizialmente era un progettino per Super Nintendo. Ma poi in realtà per tutto il resto dello sviluppo è stata pensata come un'esclusiva per Jaguar. Viste le vendite bassissime, ahimè, del povero Jaguar, alla fine poi uscirà anche sulle altre piattaforme. Esce nel settembre del 1995,
ma è l'unico platform uscito a 65.000 colori e gira su Jaguar in modo incredibile. È una versione unica perché chiaramente non ha l'audio classico suonato dal CD a cui siamo abituati, ma quello suonato appunto con l'audio del Jaguar, quindi tramite cartuccia, quindi tramite il processore interno. Ed è una super versione però, è veramente molto bella, molto molto Sì, bella. Adesso Giacomo ce la farà vedere sì. in azione. Sì, mi sono dimenticato di dire, ragazzi, che questo qua è un Jaguar modificato per è palle, però modificato a 60 Hz. Infatti voi lo vedete a 60 Hz come se fosse americano, eh. Infatti vedete che non ha Mm. le bande nere. C'è da dire Sì, anche sì, questo. è vero. Comunque, Voice ci chiede che, cioè dice che gli ricorda molto il Saturn come macchina mista, un po'. Allora, perché anche il Saturn era nato come macchina principalmente 2D, poi viste le specifiche tecniche della PlayStation, che succede? Raddoppiarono praticamente i processori, no? Il VDP1, VDP2 e tutta la storia. È più evoluto per la gestione della grafica poligonale rispetto al Jaguar, questo va detto senza dubbio, proprio 100%. Infatti ha fatto vedere cose molto migliori ed è anche di un anno più nuovo perché è uscito alla fine del 94 in Giappone, questo è uscito alla fine del 93, quindi è chiaro. Però Certo. appunto sì, in realtà di fondo è che il Jaguar appunto non ha tantissimi titoli che sfruttano la parte 2D in modo estensivo, ma ha un'ottima parte 2D. Tutte queste macchine, anche il 3DO stesso e tutto, in parte anche il CD32, anche se un po' meno, sono tutte macchine che sul 2D vanno forte, vanno comunque forte. E il Jaguar va molto forte sul 2D per quei pochi titoli che l'hanno, diciamo, sfruttato appieno. Qui potete vedere davvero un tripudio di animazioni di qualità estetica e artistica incredibile. E questa è una versione di RAM che oggi, tra l'altro, originale è mega raro. Mm-mm. Io ce l'ho soltanto cartuccia. Però, appunto, è un titolo che fa veramente bella figura. Quindi è una versione che rende giustizia alla macchina su cui gira indubbiamente. Quindi, ottima Assolutamente sì. versione. Potete vederlo anche da voi, insomma, non manca niente, anzi spesso ci sono anche degli elementi in primo piano in più rispetto ad alcune altre versioni ed è veramente una bella cosa. L'audio suona, appunto, suonato direttamente dal Jaguar fa la sua figura, esatto, eccetera, e per cui niente appunto, per cui insomma, poi mi direte anche voi cosa ne pensate, scrivetecelo pure, però insomma non è un brutto titolo, direi, no? Voi che dite? Ah no, Al di assolutamente. là... Il esatto. Viper. Il Viper. Ehi, fatta, Zelda ti sta cercando. Citazione a Rayman 3. È Dice... vero, Rayman 3, sì, è vero. Poi il E poi Viper dice giustamente... dice che è la Mm? versione PS1 fisica. Ah, ok. Io per esempio ho quella PC e quella Saturn. Mhm. E PS1 penso di no, ma me l'ho provato anche lì. Sono tutte ottime in realtà. Quindi quella più particolare è proprio quella per Jaguar perché è l'unica con l'audio appunto diciamo suonato dalla macchina stessa insomma dal processore audio. Ecco, non diciamo diciamo streamato da CD. Ecco. E quindi Esatto. è una cosa particolare. E ha avuto. Ecco, Mr. VoiceOver ci dice: Ho avuto il 3DO della Panasonic e si è divertito come un matto. Infatti, anche il 3DO è una macchina molto sottovalutata. Quindi, poi magari una volta poi ne parleremo. Sì. E ce l'hai, Giacomo? Non me lo ricordo. No, forse ancora Mi manca no. qualche pezzo, ma sicuramente per la fine dell'estate l'avrò e ti chiamerò se hai voglia. Esatto, oh, vedete, anche il 3DO è una Come, specialità del vostro come Magnum. come il CDI, stessa roba. No, non so di che cosa stai parlando. Io non ho sentito No, niente. eh. Esatto. Tanto io mi chiamo Magnus CDI, chissà perché. Però, appunto, no, esatto. Questa versione, come dice appunto Mr. VoiceOver, è la prima volta che lo vede su Jaguar. Una cosa importante: allora, il Jaguar è uscito in tutte le regioni, quindi in Europa, non in Italia. Ufficialmente mai arrivato in Italia, però appunto è uscito in tutte le regioni, quindi America, Europa e anche Asia, più che altro in Giappone dove esiste ma è ultra raro, ovviamente perché ne hanno venduti pochi. E niente, in Europa la console ovviamente va a 50 Hz, questo è chiaro.
Sì. eccetera, mentre in America e Giappone va a 60 Hz. La differenza la vedete perché il Jaguar su quella americana e giapponese da acceso è rosso, mentre su quella europea è verde. Quindi quello. La Invece cosa io, buona è invece io che ce l'ho PAL, sì, però è stato modificato con lo switch a sì, 60 e c'ha la si lucina può rossa, modificare. si vede che le hanno cambiato la luce. Sì, no, la lucina rossa è se va a 60 Hz, esatto, sì. Ah, ok. Probabilmente quando la... Esatto, perché si può comunque moddare. Io non ho idea di Sì, come si sì. faccia, ma si può moddare. Io per esempio ho quello PAL, diciamo standard, classico, eccetera. La cosa buona è che le cartucce sono libere, a regione libera, non appartengono a regioni. Mm, Quindi, che succede? Praticamente la cartuccia sente automaticamente di che regione è il vostro Jaguar e si autoregola di conseguenza. Alcuni dei primissimi titoli hanno dei limiti, mentre altri, cioè poi buona parte comunque vanno bene. Per esempio, sui primissimi, tipo, ecco, per esempio, lo potremmo mettere magari, perché siamo qui. Non so se hai già messo qualcosa, no, 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 questo non lo sono so. nel menu. Perfetto, ecco, potresti fare vedere per esempio un titolo di lancio, che è un Mhm. grande classico e molti magari neanche sanno che esiste su Jaguar, ovvero la conversione di Raiden, uno Ah, shooter a scorrimento verticale, che è uno dei titoli di lancio della macchina e tra l'altro si pensava che fosse destinato alla console prima del Jaguar, ovvero il Panther, che poi non è mai uscita. mhm. E in versione PAL, per esempio, Raiden presenta una barra nera sotto perché è uno dei primissimi titoli e quindi non era ottimizzato per la versione PAL, per Mhm. dire. Ma se avete quello a 60 Hz è a tutto schermo. Raiden, per esempio, è proprio è un titolo di lancio, quindi uscito alla fine del 93 ed è un porting ben fatto della... Eccolo qua. mi ricordo se della Handmade Software forse, non me lo ricordo. Tanto adesso si vede subito chi l'ha fatto, vediamo. Mhm. Vediamo, Comunque vediamo. l'immagine... No, qui è 60 Hz, infatti Ah non no, ha... l'Imagitech Design, ok. Imagitech Design, Ok, eccolo qua. esatto. E qui è a tutto schermo come dovrebbe essere. Invece appunto nella versione PAL, cioè comunque sui Jaguar PAL, manca un pezzettino sotto che è nero. Mhm. E niente, questo è un titolo appunto di lancio, ma è una conversione molto fedele. Tra l'altro anche diciamo, hanno cercato di tenere diciamo più l'impostazione verticale come il cabinato originale, mettendo praticamente questa grande Mhm. questo pezzo a destra, diciamo, questa plancia a destra che quindi limita un po' la visuale, però lo rende da giocare in multiplayer è un ottimo titolo, cioè questo rende proprio bene l'idea. Non sfrutta ovviamente il Jaguar che se la dorme abbastanza, però Mhm. come porting, insomma, di un titolo comunque già all'epoca di qualche anno, però come porting è assolutamente ben fatto, bello ricco, insomma, bello consistente, ottima colonna sonora tra l'altro. Io ogni tanto lo metto e mi ci diverto, quindi anche questo, se avete modo, una partita, soprattutto per gli amanti ovviamente degli shooter a scorrimento, la merita. Non è chiaramente un capolavoro né altro, però è Però un'ottima versione, è un'ottima versione, nel senso non gli manca nulla, ecco, molto non gli bello, manca nulla. molto bello. A me piacciono molto gli shooter a Voi che scorrimento ne verticale. pensate? Voi che ne pensate? Ecco, dateci qualche parere di prima mano Mhm. ora che li vedete su Real Hardware, Mhm. Su Real Hardware. Sì, sì, sì. E quindi Niente. questo diciamo, esatto, non ci sono tantissimi shooter a scorrimento su Jaguar, sicuramente più del 3DO dove non c'è nemmeno uno, Ah, però questo sicuramente in categoria, insomma, è ben quotato, ecco, tra i titoli di lancio, secondo me è di gran lunga il migliore questo, per me. molto Eh, bello, molto bello. sì, Qui c'è il ottima boss, versione. guardate. Sì, ora C'è- c'è il boss e che appunto ora io... poi è difficile, Mm? eh. No, no, è difficile. Io, diciamo, sono allenato e tutto, e mi piace molto, però, appunto, è un titolo. Appunto, è una versione molto particolare che tanti magari neanche sanno che esiste su Jaguar perché non è un gioco, diciamo, particolarmente sbandierato. Però in realtà è una versione solida, cioè io sono molto, cioè ci ho sempre giocato molto volentieri, esatto.
Io ho giocato spesso a questa e alla versione per FM Towns, che è quel computer giapponese. Io non ce l'ho, ma ho la versione console che è il Marty, e quindi insomma ce lo faccio girare lì. Lì chiaramente è fighissimo, però appunto la versione Jaguar è comunque notevole. E tra Madonna. l'altro... Sembrava no, il boss che era morto, invece era un troll, se no, non ce n'è un altro. altro, esatto. E tra l'altro, da un punto di vista audio, molti titoli, ma questo compreso, sanno molto di Amiga. Cioè, È ha un vero, che molto. Perché comunque l'audio del Jaguar, come dicevo, è di ottima qualità. è vero. Sì, nel senso, non gli si dà mai abbastanza credito. Anche perché qualche titolo, appunto, non ha magari la musica in game, eccetera, eccetera. Ma il processore audio è veramente buono, buono. Ok, memoria Che avviato. si- che- esatto, che possiamo far vedere adesso? Vediamo, vediamo, cosa possiamo far vedere. C'è anche i giochi Jaguar CD, ci sono. Sì, no, no, dopo lì mettiamo qualcosa. Per esempio, potrebbe essere giunto il momento di mettere un titolo a cui io sono particolarmente affezionato. Vai, quali? Anzi, io ho due giochi di corsa a cui sono affezionatissimo su Jaguar, Mhm, e si potrebbero far vedere perché sono veramente molto carini. mhm. In realtà sono tre, sono tre. Per esempio, vabbè, dai, mettiamo il primo, esatto. Guarda, l'avevi già scelto. Atari Cards. Mettiamo un titolo. Esatto, Atari Cards. Atari Cards è un titolo molto malignato. In realtà è un buon gioco di corse, è un buon clone di Mario Kart. Che è rimasto esclusivo, ma per fortuna c'è anche nella collection Atari 50 se lo volete provare. E Atari Cards è un gioco interessante perché anche questo è un titolo come Mario Kart totalmente bidimensionale, non è poligonale, non è niente, è tutto 2D proprio full full. E oggi è molto raro, tra l'altro, io ce l'ho per fortuna, l'ho comprato in tempi non sospetti, quando ancora, esatto, quando ancora si trovava, ed è praticamente appunto diciamo, un clone di Mario Kart, ma è carino perché innanzitutto da un punto di vista tecnico è totalmente 2D ed Mhm, ha una sorta di Mod 7 alla Super Nintendo, ma molto 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 più tosto, ovviamente, vista anche la differenza di hardware, mhm. compreso anche il fatto che ha i dislivelli, quindi ha per esempio le collinette, cosa che per esempio sul Super Nintendo non era assolutamente possibile fare tramite il Mod 7, no? Il Mod Sì, 7, eccetera. sì. Quindi diamo un'occhiata a com'è. Anche questo sa molto di Amiga. E diciamo la parte audio è veramente molto amigosa se la Mhm, sentite. è vero. Sa un po' di Paola come chip. Molto, guarda, molto carino. L'ho finito tutto in tutte le modalità. Mi piace molto. C'è anche tra l'altro gli scontri con i boss che sono carinissimi. Che ricordano quelli poi successivi di Diddy Kong Racing, ma in 2D. Mhm. Veramente, veramente carini. Ci sono diversi personaggi da sbloccare. In realtà sono tutti personaggi originali, tranne uno che è Bentley Bear, che Eccolo era qua, il, Bentley Bear. esatto, che era il protagonista del gioco Atari degli anni 80, Crystal Castles, se non mi ricordo male, che si ricorderanno in pochi. Però appunto adesso però vediamolo in game. Ovviamente ogni corridore ha le sue Statistiche. caratteristiche. Sì. Come Esatto. scegliere lui. An- esatto. Anche questo voglio sapere cosa ne pensate. Sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate. Sì. Che qua c'è un piccolo E... overlay che praticamente dice solo sinistra e destra, ma non è originale. Esatto, no, non c'è niente, esatto. Qui, diciamo, qui l'overlay non c'era perché anche questo usa soltanto i tasti base. E abbiamo anche la Tempest Cup, è fantastica. E niente, Mhm. praticamente appunto il gioco è anche abbastanza lunghetto. La qualità grafica è molto buona, è tutto un misto di, come dicevo, è tutto 2D, però appunto anche con l'uso delle collinette, eccetera. Molto fluido, bello pulito. Ha tantissimi piani, diciamo, prospettici, quindi tra l'asse sui fondali e quant'altro. E gli unici difetti che ha sono appunto a volte il fatto che ehm, Comunque col Pro ecco, Controller si gioca molto bene perché i dorsali dietro ti fanno praticamente curvare.
Esatto, perché questo qui è compatibile con il Pro Controller, esatto, Infatti si che quindi curva da insomma Dio, lo mi sto un attimo migliora. abituando, Esatto. però Esatto. gioca Allora, bene. praticamente non ci sono attacchi offensivi, ma ci sono, diciamo, in terra possiamo trovare delle, diciamo, depotenziamenti o dei depotenziamenti, diciamo, Vedo. esatto, per la nostra cosa. Per esempio, quello che hai preso te, che è quella ruota, se la selezioni ti migliora l'aderenza per un po' sul tracciato. Gli unici difetti appunto sono un po' le collisioni perché a volte appunto toccando un avversario si viene un po' sbalzati all'indietro classico e a volte ci si incastra un po' in alcuni elementi, magari bisogna imparare un po' a stare attenti. Detto Ecco, questo, primo, primo. il... Esatto, vabbè, questo è facile. Mhm, Detto questo, il gioco è molto facile mhm. all'inizio, poi dopo diventa un inferno, però insomma, si gioca bene, è rilassante, non insidia certo il trono di Mario Kart, ci mancherebbe Vabbè. altro, ma è comunque molto simpatico e ben fatto, quindi gioco molto carino che non posso che consigliarvi assolutamente, perché merita proprio la pena. Sì, Assolutamente. è Guarda, molto simpatico. che bello appunto il parallasse degli sfondi col cielo. Sì, esatto. E Molto poi molto i bello. tracciati sono molto vari, con una palette cromatica molto ampia, quindi non è neanche noioso da vedere, ecco, nel No, senso... infatti, molto molto Esatto, bello. Bene. esatto. Quindi questo, insomma, altra cosa, altro titolo... Ecco, vedi, qui per esempio ti Sì, mi sei... sono Hai colpito, incastrato. no? Esatto, il fondale. Bisogna imparare un po' perché alcuni tracciati sono un po' bastardi, ma a parte questo, devo dire che il gioco è veramente molto molto carino. Sì. E per cui lo consiglio, insomma, anche per il multiplayer, insomma, cioè, anche il comparto multiplayer e tutto. E... Viper dice molto meglio rispetto a Super Mario Kart per SNES. Qui la spara Allora, no, alta. no, vabbè, dal punto di vista grafico sì, La vabbè, ma grafico è sì. anche un altro hardware, vabbè, questo è anche normale. Poi, vabbè, 2 anni dopo uscirà Mario Kart 64, che è tutta un'altra storia, però comunque è un titolo che merita, è carino. Come giochi di corse, che invece io amo particolarmente tanto, Atari Cars è carino, Mhm. abbiamo sicuramente un esclusivo che è Power Drive Rally, che a me piace tantissimo, tant'è che l'ho finito tutto. Eccolo qua. Esatto. Power Drive Rally, che praticamente è il seguito di Power Drive, che è un gioco di corse uscito isometrico, uscito su un sacco di piattaforme diverse, mentre il Power Drive Rally è esclusivo per il Jaguar ed è veramente un gioco di corse bellissimo, cioè proprio divertente, ben fatto anche graficamente, anche qui 2D veramente fantastico, veramente ottimo, veramente ottimo. Quindi spero che vi piaccia il 2D appunto che vi offre questo titolo qua. Ed è comunque molto divertente, anche questo io l'ho finito molto volentieri, cioè, carinissimo, tra l'altro è un titolo anche un po' costoso, devo dire, della buona vecchia Rage, quelli hanno fatto anche Incoming e tanta altra roba, Dark Red Conflict, eccetera, eccetera. Mhm. E niente, praticamente appunto noi abbiamo appunto varie prove da affrontare, comprese anche quindi tracciati che corriamo in solitaria o contro un avversario, oppure per esempio delle prove anche di guida, insomma c'è roba veramente varia. Per esempio all'inizio vedi, possiamo scegliere tra una Fiat 500 e una Mini Cooper S. Poi via via possiamo comprare via via delle macchine sempre più potenti e poi appunto ripararle in caso di guasti e tutto, eccetera. Come state per vedere, tecnicamente il gioco è veramente bello Molto e bello. è molto bello, molto pulito, tra l'altro con dei tocchi di classe tipo appunto i riflessi nelle pozzanghere, insomma cose di questo tipo, cose molto carine. Ed è veramente quello che colpisce tanto è, a parte sì, la qualità dell'audio comunque molto buono, la voce fantastica e cristallina del copilota che praticamente ci anticiperà tutte le curve. C'è anche la freccettina che ce le indica, ovviamente, ma il copilota Mhm. ce le indicherà tutte. E ogni tracciato ha le sue cose
caratteristiche. Qui per esempio siamo in Inghilterra e abbiamo ad esempio le classiche cabine telefoniche all'inglese, no? Come elemento di contorno, insomma, e altre cose, e altre piccole chicche. Quindi ogni tracciato in realtà è unico, insomma. Ed è un gioco molto divertente, molto carino, quindi questo ve lo straconsiglio se siete appassionati di giochi di corse, Molto soprattutto bello. fatti con questo stile qui. È veramente molto divertente. Le prove di guida sono un po' cattivelle, alcune, però il gioco è veramente molto molto bello, quindi potete poi salvare via via e tutto, quindi non c'è problema, insomma. E come vedete, anche questo titolo di cui non si parla mai, ma che su Jaguar fa assolutamente una bella figura, ecco. Bello. Quindi se vi piace il genere, assolutamente fateci un pensiero. Qui non c'è la modalità multiplayer, o almeno io non l'ho mai trovata se c'era, quindi penso che non ci sia. E niente, insomma, quindi questo è Power Drive Rally, giusto per farvelo vedere, però insomma merita Mhm. la pena. Ovviamente tra uno stage e l'altro dovrete riparare eventuali danni, ci sono anche corse in notturna con i fari, diciamo, che se vi schiantate troppo si spaccano o cominciano a flickerare. Insomma, è più interessante di quanto non sembri. Ecco, qui questa è la schermata di riparazione del veicolo, insomma. Ok. E niente, arriviamo al gioco di corse che preferisco, che è anche il mio gioco preferito per Jaguar, tra le altre cose. Ah sì? E questa è veramente una chicca incredibile. Il gioco in questione si chiama Super Burnout. È un gioco di cui non vi parlerà mai nessuno, di Eccolo base, qua, perché che è non... bellissimo. Esatto. È un gioco di corse che fa un po' il verso a Super Hang-On della Sega, o Sega come la Mhm. volete chiamare, ma è veramente è un titolo fatto da un team di coder francesi piccolissimo, facevano demo tra l'altro su Atari ST, che veramente sono riusciti con questo gioco a fare un grandissimo titolo. Anche questo mostra bene le capacità 2D della macchina, di scaling e zooming hardware, ed è un titolo divertentissimo. È un gioco di moto dove praticamente ogni moto che andrete a scegliere ha un feeling totalmente diverso dall'altra. eh, Sarà difficilissimo da come si dice, easy to learn, difficult to master, no? È facile iniziare a giocarci, ma per diventare bravi questo è un gioco molto impegnativo. E a me piace tantissimo, è veramente profondo, una cosa che ci si aspetterebbe poco, sono proprio i titoli così profondi. Questo ha una colonna sonora di qualità altissima proprio, sembra suonata da CD, degli effetti sonori molto cristallini e puliti, come anche la voce dell'annunciatore, ed ha una fluidità pazzesca con una quantità di elementi a schermo Mamma bestiale. mia, mi sono schiantata. È bellissimo però. È No, velocissimo. questo gioco è molto difficile, bisogna imparare a impostare le curve, a imparare i percorsi e tutto, ma ragazzi vi dà una soddisfazione che non avete idea. Ora, questo tecnicamente Ho capito. girerebbe... No, allora, questo qui sarebbe consigliabile più sulle console PAL, Beh. perché in Eh, NTSC a 60 Hz va anche troppo veloce secondo me, Sì, sì. e quindi è l'unico titolo che io consiglierei PAL perché è un po' più maneggevole. A 60 Hz le curve sono bestiali, Bestiale, ma infatti. esatto, il vedere il Jaguar che va così forte, senza l'ombra di un rallentamento in un gioco così, comunque che da un punto di vista 2D è bello intenso, fa senza dubbio la sua impressione. Poi ditemi anche voi che cosa ne pensate. Che ne pensate? Insomma, fatemi sapere, perché anche questo appunto è veramente impressionante la velocità e la resa a schermo. Secondo me, e questo è un titolo che quando lo porto appunto alle fiere viene sempre molto apprezzato Lo da chi lo credo, gioca. lo credo. Sì, perché è veramente interessante e soprattutto il tipo di guida è profondo, cioè voi dovete imparare a impostare bene le curve, ogni moto si comporta in modo differente, quindi non è un gioco scontato, non è un gioco scontato. Quindi ditemi voi cosa ne pensate, ecco, di questo particolare titolo, ma è veramente un gioco di cui non si sente mai parlare, non si parla di Jaguar, voi sentirete sempre i soliti giochi o bruttissimi È o al vero. massimo appunto Doom, Alien vs Predator e Tempest 2000. Ma questo non ve lo nominerà mai nessuno ed è un peccato perché è un titolo che merita assolutamente, secondo me. È un titolo proprio eh,
proprio fantastico. Quindi se vi piace anche solo un minimo i giochi di corse, dategli una possibilità, perché merita, Sono d'accordo. perché... D'accordissimo Esatto. proprio. Esatto, quindi questo per far vedere anche le capacità 2D del Jaguar, che sul 3D, come si diceva, faticava, ma sul 2D no, sul 2D Mm, andava boh. come le schioppe, come Sì. si suol dire. Solo che all'epoca, appunto, quando poi è uscito questo, se non mi ricordo male, Super Burnout è del luglio 95, il mondo era diviso, insomma, tra Ridge Racer e, e coso, e Daytona USA, quindi diciamo che c'era poco spazio, no? Ecco. E Effettivamente, niente. purtroppo sì. Non lo so, che vogliamo mettere ora? Cambiamo genere? Che vuoi fare? Allora, sui Allora, picchiaduro, come dicevo, non c'è una grande scelta, però un paio di titoli carini, diciamo, uno per valore trash anche, un altro perché effettivamente è carino, ci sono su Jaguar, non è il genere partiamo migliore. da Ultra Vortex, cosa dici? Sì, facciamo vedere prima. Ah, ecco, il picchiaduro secondo me migliore per Jaguar è un picchiaduro, anche questo, nato sulla scia di Mortal Kombat, ovviamente. Ma è un discreto picchiaduro, non è un capolavoro, ma è abbastanza simpatico. E con il Pro Controller, sinceramente, migliora veramente parecchio. Qui invece, appunto, se avete la versione, cioè se avete un Jaguar NTSC è meglio, Eh beh, sì. o con la modifica a 60, questo è meglio, senza dubbio. Eccolo qua. E, tra l'altro questo ha una cartuccia da 4 megabyte, quindi è più grande, perché il Jaguar supportava varie grandezze di cartuccia. Ed è veramente è un picchiadurino simpatico. Ho detto, non vincerà mai il premio come miglior picchiaduro in niente. Ecco, una cosa che ha molto carina ha questo stile molto metal, quindi metal anni 90. Quindi se siete amanti dello stile metal, sicuramente questo vi rimarrà simpatico. Eh sì. Ehm, Tecnicamente comunque fa, nonostante tutto, la sua minima figura la fa. Eh, anche qui appunto nella schermata di selezione dei personaggi, guardate questa creatura che li tiene in mano e tutto. Cioè, è abbastanza carino. Alcuni stage sono molto ispirati, altri meno. Ogni personaggio ha le sue due fatality. ehm, il sangue e gli altri effetti rimangono sul terreno di gioco, una cosa molto carina. Ehm, Ogni personaggio ha anche il suo sangue. Questo qui, per esempio, Mhm. è un robot, Budso, e quindi praticamente il sangue è verde. Ovviamente non è rosso, mentre la nostra Volcana è umana, quindi lei il sangue rosso ce l'ha. E niente, il titolo, appunto, come dicevo, è un picchiaduro molto simile, cioè sua falsariga di Mortal Kombat. Tra l'altro, notate carino l'occhio che ci segue mentre combattiamo lì sopra il timer, Mm, è molto vero, simpatico. è vero. E niente, ci sono diverse, insomma, la possibilità di fare appunto due fatality diverse per personaggio, le stage fatality in alcuni stage, appunto, eccetera. C'è l'uppercut classico alla Mortal Kombat e tutto il resto. E c'è anche una fatality segreta, che è la Pupality, che trasforma l'avversario in un pezzo di... Avete capito? È Ah, vero. davvero, non lo sapevo. È vero, è vero, è vero. E quindi niente, quindi questo è. Come potete notare, qui per esempio Volcana tipo la finisce, no? Risorge dalle ceneri, quindi l'effetto cenere in terra poi rimane, no? Mhm, Nel è coso. Questa è vero. una cosa molto carina, eccetera. Come dicevo, non è che il gioco tiri l'hardware del Jaguar. Babsi si può anche non provare Viper, non muore nessuno. Zul 2 sì, ok. Zul 2 si può anche provare. Dicevo appunto, quindi non vincerà mai nessun premio, ma è un picchiaduro simpatico da fare e ha anche un buon roster insomma, di personaggi. Niente di incredibile, ma insomma, comunque ha una discreta qualità. Ci sono anche dei personaggi nascosti da sbloccare. Quindi non è un brutto gioco. Non è un brutto gioco. No, adesso andiamo su quello trash, cosa dici? Va Perché... bene, ok. Poi abbiamo anche diversi picchiaduro
scarsi, uno orrendo che è Double Dragon 5 che fa veramente schifo, e non che quello simil Virtua Fighter, ovvero Fight for Life, sia molto meglio, ma Mhm. insomma. Ma appunto ne abbiamo anche uno che è diventato oggetto di meme negli anni, che è Kasumi Ninja, che per quanto trash, però fa sempre molta simpatia. E quindi questo a me piace abbastanza. Kasumi Ninja, cioè, eccolo qua, guardate, lo faccio. Ah, ecco, questa è la cover di Ultra Vortec, ve l'avevo fatta vedere prima, è il box. Questo Mhm. invece è quello di Kasumi Ninja. Kasumi Ninja, come dicevo, non vincerà mai premi come grande gioco, come grande picchiaduro, però perché anche diversi. Grazie Egi per esserti iscritto, grazie. Scusami. Ah, Lo è conosci? arrivato un certo Eiji. Eh, Aiuto, aiuto. eh, Aiuto, aiuto. Eccolo, eccolo, eccolo. mi sa che anche lui è un segaro, o sbaglio? Allora, Eiji è un po' segaro, ma soprattutto è molto Nintendaro. Ah sì, non lo Però, e sapevo, non quindi, pensavo, non sì, pensavo. no, e tra l'altro ha detto appunto che avete anche un amico in comune, mi diceva. Ah sì sì sì, è E... un certo Dio. Esatto, Un esatto, così mi ha certo, detto. un certo Esatto. Dio. Io e lui siamo sempre a discutere nelle varie chat, ma poi in realtà si fa in simpatia. E niente, appunto, Mi perché ovviamente. ricordo i vecchi tempi in cui discutevo con lui Play 2 contro Dreamcast. Esatto, esatto, esatto. Ovviamente Magnum è anti-Nintendo di base, quindi è ovvio che non si possa andare d'accordo su certi temi, ma in realtà poi non è vero perché appunto ora sto facendo quella serie di Mm. serate su Nintendo 64 con Igor Maggiorelli, quindi Sì. insomma, quindi in realtà è vero fino a un certo punto. Come dicevo, Kasumi Ninja è un picchiaduro trash, non c'è niente da dire, è un clone di Mortal Kombat molto trash. Sì, guarda, abbiamo parlato di un po' di giochi belli del Jaguar, arrivi te c'è il primo brutto, così a caso, Eiji, che è appunto Kasumi Ninja. Ehm, Però niente, cosa ha di carino Kasumi Ninja? Ha di carino che ha un finale nascosto, seconda della difficoltà a cui giochiamo, quindi bisogna mettere difficoltà alta per vedere il vero finale e lo stage finale, che tra l'altro è anche bello. Ma in realtà, appunto, è una copia di, insomma, un clone di Mortal Kombat abbastanza così. Ha una schermata di selezione dei personaggi stranissima, ovvero in soggettiva. Qui noi ci muoviamo all'interno di un'arena in soggettiva, infatti puoi muoverti, Giacomo, all'interno proprio dell'arena, Sì. eccetera. Inizialmente possiamo scegliere soltanto due personaggi, due ninja, uno sembra un infermiere, un altro sembra appunto Raiden, scusate, o Sub-Zero o Scorpion in vacanza premio. Ma appunto quello che ha, appunto, sconfiggendo i personaggi, ehm, si possono poi utilizzare da quel momento in poi nello story mode, insomma, quindi nella partita. E i fondali non sono neanche tutti bruttissimi, ma artisticamente alcuni lasciano decisamente a desiderare. Cosa è carino è che il sangue, come anche in Ultra Vortec, rimane costantemente per terra, quindi gocciola sia dalla barra, diciamo, dell'energia e dai personaggi stessi. E niente di particolare. Ti ha devastato, tra l'altro. Sì, mi Anche arriva qui ci stato. sono. Ogni personaggio ha una fatality, ovviamente. Ci mancherebbe che non avesse un clone di Mortal Kombat le fatality. Ci sono Sì. anche dei cloni di Mortal Kombat dove non ci sono. Tipo uno dei picchiaduro più brutti che abbia mai giocato in vita mia. Sì. Che è sul 3DO, esclusiva 3DO. Poi un giorno ne parleremo. Ma appunto. Esatto, bravo Eiji, esatto. C'è lo scozzese, spara l'onda, la palla di fuoco da sotto il kilt, esatto. Come dicevo, appunto, questo non è un grande gioco, però il valore trash è Madonna. innegabile Mi e sta per farci massacrando. no, e per farci delle partite con gli amici vabbè, è simpatico. Quindi, se lo volete emulare, appunto, o usare la Game Drive, insomma, ne vale la pena per serate,
diciamo, magari anche alcoliche, può essere una buona idea Sì, fare delle serate con gli amici dove chi perde beve o roba del genere. sì, esatto. E niente, però appunto, e niente, quindi questo è Kazumi Ninja. Ora è il primo gioco brutto e facciamo vedere in questa serata, giustamente quando è arrivato Eici, quindi Ovvio. questo vorrà dire qualcosa, giusto? Che ne dice Gidio? Però appunto... però appunto il gioco in sé comunque ho detto, non è certo da raccomandare se non per farsi due risate. E niente, quindi questo è Kazumi Ninja. Bene, Invece tornando a titoli un po' più interessanti di suo, arrivo. ora sì, Cambio review la sì, console no, ora. no, stavo pensando a cosa si potrebbe far vedere. Ehm, per esempio, non lo so, ora abbiamo fatto vedere appunto già per chi si è collegato dopo, abbiamo fatto vedere Atari Hearts, che è un gioco di corse tipo Mario Kart, Power Drive Rally e Super Burnout, abbiamo fatto vedere Doom, Wolfenstein 3D e Alien vs Predator, abbiamo fatto vedere Raiden, Rayman ovviamente, insomma abbiamo fatto vedere già diversi titoli abbastanza interessanti e carini. Allora, vogliamo far E... vedere Zul 2, o no? Esatto, un altro titolo insomma, dei primi tempi è una conversione di Zul 2 che in realtà effettivamente su console è abbastanza, ha avuto pochi porting a differenza del primo. Il 2 c'è solo sulla sua amica CD32 mi pare e su Jaguar, non su altre piattaforme almeno come console, poi su PC vabbè eccetera. Ecco qua. Zul 2 comunque è un titolo anche questo abbastanza dei primi tempi se non mi ricordo male, dovrebbe essere... Sì, dicembre 94, gennaio 95, quindi insomma, comunque è diciamo, del primo anno di vita del Jaguar. È un gioco dove l'hardware non è sfruttato chissà che, però è un platform molto carino, molto divertente per i fan di Zool, di sicuro. Insomma, e tra Sì. l'altro qui c'è anche un'opzione per togliere quell'effetto scivolamento che aveva il primo Zool che era un po' fastidioso. Sai quell'effetto del... Ah, sì, 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 sì. L'effetto inerzia, ecco, l'effetto inerzia qui si può disattivare, quindi questa è una sacrosanta cosa, devo dire. Sponsorizzato dalla Chupa Chups. Sì, già, sì, certo, ovviamente gioco sponsorizzato da Chupa Chups, un sabbia a vedere, diciamo. Però appunto la cosa interessante è che il gioco ovviamente è coloratissimo, è fluidissimo, il Jaguar, come abbiamo visto da altri titoli 2D, qui se la dorme alla grande, Ecco, perché non è un titolo... inerzia on off. Cosa metto? On off. Esatto. Secondo me è meglio off perché è più, almeno è Ok. più preciso. Più preciso. Il primo aveva quel problema lì, nel 2 hanno scelto se fartela tenere o no. Quindi Hanno fatto è una bene. scelta interessante. E tanti magari neanche lo sanno che c'è questa opzione, ma invece è utile. E niente, appunto, come platform è molto carino. Ovviamente dobbiamo raccogliere buona parte delle chicche, diciamo, che ci sono nei livelli e poi arrivare in fondo. Ci sono anche gli scontri poi con gli immancabili boss e tutto il resto. È un titolo molto veloce, molto, insomma, Vedo. molto adrenalinico, eccetera. Gira bene. Ti ho detto, il Jaguar non è che si impegni particolarmente con un Mhm. titolo del genere, chiaramente per ovvi motivi. Però comunque è giusto per far vedere che c'è anche una discreta varietà di platform comunque su Jaguar, appunto. Ehm, eccetera. Ora appunto abbiamo fatto vedere Rayman che vale veramente la pena, Babsy no perché non vale la pena, assolutamente no, Come eccetera. vedete il Jaguar ha tanto da... In realtà da... Beh, per avere comunque una libreria senza gli homebrew che sono una valanga, ma una libreria ufficiale abbastanza minuta, come si diceva una cinquantina di titoli, più quelli usciti per CD che sono Sì. 13-14, effettivamente però ha diverse frecce al suo arco. Quindi insomma non è tutto da buttare come invece per esempio spesso vi capiterà di sentire, insomma, Sì. Soprattutto sai cosa eccetera. c'è? Sono, Mm. molti cioè, diciamo, lo scherniscono perché devono dire così come hai detto, come abbiamo detto, no? Che non ha libreria. Però, in realtà il problema, mi dispiace dirlo, però, è che in realtà ha un prezzo ormai inarrivabile.
Cioè, No, quello è molti, vero. molti col fatto che costa tanto preferiscono dire, non ha giochi belli. In realtà giochi belli ce li ha. È Sì. che è un motivo in più per screditarlo, No, è che perché... costa tanto, ma come dicevo, oggi l'emulatore di Esatto, PMU lo emula esatto. perfettamente, anzi, volendo lo potete anche migliorare, nel senso potete rendere i giochi che girano peggio più fluidi ancora, quindi nel senso, Esatto, quindi con l'emulatore potete provarlo senza spendere un centesimo e senza far sentire in colpa il esatto. vostro portafogli, quindi Esatto, cioè nel senso, quindi... quello che voglio dire, sì, che se a uno, cioè una persona che magari lo critica, glielo si regalasse, voglio vedere se poi non lo apprezza, nel senso che, No, nel senso può criticarlo uguale, ci mancherebbe, sì, però secondo me però, ci sono titoli che, insomma, che comunque vale la pena appunto provare e far vedere. esatto, Per esattamente. esempio, vediamo che si potrebbe far vedere. Allora, beh, c'era Attack of the Mutant Penguins, che è particolare, non so se lo vuoi Attack fare. o The Mutant Penguins è che ha un sistema di gioco bello complicato, quindi diciamo... Quindi meglio evitare, dici, sì, eh. No, 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 nel senso per farlo vedere sì, perché è un gioco veramente carinissimo, però è un Beh, gioco non facile no, da infatti io volevo, decifrare. non riesco a capire. Ah, poi c'è anche scusami, Breakout 2000. Sì, no, ecco, per esempio, uno interessante, questo ora un paio magari 3D belli cicciotti, ve li faccio vedere. Sì, tra l'altro Eiji, il primo Zul è uscito, mi sembra anche per Mega Drive, se non mi ricordo Mm, male. mm. Aspetta, controllo, perché non sono sicuro, ma mi pare proprio di sì, vediamo. Zul dovrebbe esserci anche per Mega Drive, il primo, bla 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 bla. Sì, 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 è uscito anche per Mega Drive. Ah, anche per Master System? Ma quando? Sì. Ah Eh, sì? com'è Pinball? Ah sì, no, è vero, c'è anche per Master System il primo, non me lo ricordavo mica. Bah, pensate, Pi- in Europa ovviamente. Si diceva, Pinball Fantasy è carino oppure no? esatto, Pinball Fantasies è un'ottima versione del classico Pinball Fantasies per Amiga. È Andiamo a un'ottima vedere. conversione, veramente eccellente. Ehm, veramente eccellente. A me piace molto invece Ruiner Pinball che è esclusivo Jaguar, che è un Mhm. buon, quello, un buon gioco di flipper. A me piace, molto carino, molto carino. Però diciamo non sbagliate con nessuno dei due, diciamo. Pinball Fantasies appunto è un ottimo porting perché in realtà alcuni giochi sfruttano il processore extra del Jaguar che è il controller, no? Quello faceva da controller che è un 68000 come quello dell'Amiga, diciamo, della Fire ST, e quindi usano quello, insomma, eccetera. E infatti ci sono molte conversioni di giochi Amiga, per esempio c'è Cannon Fodder, che è fatto benissimo, tra l'altro su Jaguar, c'è International, come si chiama? International Sensible Soccer, che è Mhm. qui tra l'altro, guardate, Mhm. eccolo qua. International Sensible Soccer, io ce l'ho proprio qua in cartuccia. Insomma, ci sono tanti titoli in realtà interessanti. Ah, Coso, altro titolo Amiga molto famoso, Brutal Sports Football, anche questo divertentissimo in multiplayer, per esempio. Insomma, quindi insomma, ci sono diversi titoli molto interessanti. Pinball Fantasy appunto ha due tavoli, tra cui scegliere, se non mi ricordo male, mi sembra due, mi pare, non vorrei dire scemenze. Non capisco come si seleziona. Aspetta un attimo. No, Spiders. scusa, no, aspetta. No, scusate, quattro tavoli, sono Quattro rincoglionito io. tavoli. Quattro tavoli. Quattro tavoli è Ruiner Pinball che ne ha due, scusate. Ha quattro tavoli, li puoi scegliere, penso, premendo sul tasterino, forse. 1, 2, 3, Ah, ecco, 4. ecco. Sì, ho scelto, ho scelto. Infatti, esatto. E niente, appunto, ed è un'ottima versione, appunto. Sì, ma infatti Eiji, come dicevo, la cosa buona è che oggi è perfettamente emulata, quindi se uno vuole giocarla emulata, la gioca tranquillamente, capito? Fino ad ora non si poteva. I giochi emulati erano pochi, i software erano un po' manchevoli, ma ora da quando c'è il Big PMU, uno si può fare tutta la libreria gratis e provarseli e farsi un'idea. Devo capire come si tira la pallina perché non va in alto. Esatto, devi tenere premuto il tasto di lancio. Ok, No, perfetto. ecco, quello lì che lascia il coso. No, tienilo proprio premuto, schiaccialo e tienilo premuto e poi lascialo.
tienilo premuto. Ci sto provando, aspetta. Ma perché non me lo fa? Molto male, molto male. Non me lo E, fa. Ah, ok, va- era l'altro, ok, ok. ok, va bene. Ce l'ho E fatta. niente, ovviamente questo non è un gioco che sfrutta il Jaguar chissà quanto, è abbastanza No. soft diciamo, come resa, ma è un ottimo porting della versione Amiga, quindi è molto divertente. Se vi piacciono i giochi di flipper, a me per esempio piacciono un sacco, che Bello. magari è una cosa che anche gente che mi conosce non sa. Io adoro i giochi di flipper, soprattutto quando la fisica della pallina è fatta a modo. Sì, E questo è un buon gioco di flipper, molto carino, è fatto bene, è bello. divertente, è simpatico, appunto ha quattro tavoli, quindi è anche abbastanza, insomma, anche abbastanza comunque longevo per chi è appassionato di questo tipo di giochi. Ovviamente non è un genere per tutti, questo lo so, però insomma a me piace. Sì, E niente, appunto, se vuoi far vedere anche così un secondo Ruiner Pinball che invece è esclusivo. certo. Facciamo vedere. Lunar Pinball a me piace tantissimo, sono molto contento di averlo comprato ai tempi, invece Pinball Fantasy non l'ho comprato. Sì, c'è anche Pitfall su Jaguar ed è meglio della versione per 32X. Ora poi lo mettiamo. Sì, bravo Eiji, buona idea, sì, assolutamente. Infatti, guarda, lo volevo giusto menzionare. Allora, com'è che hai E detto che niente, si appunto. chiama l'altro? Ruiner Pinball. Eccolo qua. E questo è esclusivo per Jaguar, offre due tavoli ma con multipiani, quindi non tavoli diciamo con una schermata sola ma a più parti. Io ti consiglio quello a tema horror, ovvero Dark Tower, che Mhm. è veramente fighissimo. Comunque E sì, niente. Edgy, dopo la live rimane pubblica, quindi la puoi vedere quando vuoi rivedere. Tutto qua, insomma. Sì, sì, Non infatti. preoccuparti, non preoccuparti. Sì. Sì, infatti, Rayman è il primo platform di cui abbiamo parlato perché la versione Jaguar è proprio unica e particolarissima, quindi è giusto. Anche perché inizialmente doveva essere un'esclusiva Jaguar, quindi poi, visto che ha venduto troppo poco, l'hanno fatto uscire giustamente anche altrove, ma mi sembra anche scontato, voglio dire. E niente, appunto. Ruiner Pinball, come dicevo, ha due tavoli multipiano, Tower e Ruiner. Guardate che bello Ecco, Tower. l'overlay, non so se è originale, però è No, bello. no, non c'è originale, non c'è. Che Però io sappia, è non c'è. carino, è molto colorato. Mm, mm. E ecco qua, praticamente questo ha degli, appunto, questo è esclusivo Jaguar, quindi questo lo trovate solo qui. Se vi piacciono i giochi di flipper, perché no? Vi fate una bella risata con questo. Ed è appunto molto particolare. Lo scrolling non è sempre perfetto, a volte un po' incerto, però il gioco è veramente molto divertente. Molto molto Ma può divertente. essere che lo scrolling c'entri col PAL piuttosto che... non lo so, eh. Esatto, io avendolo appunto PAL può anche darsi che NTSC questo problema non ci sia. In effetti mi sembra già molto più fluido a vederlo così. Mm, Eh, mi quest- sembra di sì. sì, questo qui è appunto è multipiano, quindi diciamo vedete, qui poi si scende sempre più giù, vedete? Ho Qui visto. adesso ci sono dei Ma che simpatici figata. occhietti. Ma che Esatto, è, figata. è molto carino ed è molto ampio ed è molto divertente. Tutti e due i tavoli, sia Ruiner che appunto che Tower, sono appunto tutti multipiani. Ruiner si sviluppa in orizzontale, mentre Tower appunto in verticale. E sono entrambi molto ispirati. Qui, per esempio, c'è una camera delle torture con un condannato e poi viene anche, se non mi ricordo male, smembrato se facciamo delle cose giuste. Mi pare, se non mi ricordo male. Ora è passato un po' È bellissimo. da, da quando ci ho giocato. E questo è un altro titolo di cui nessuno vi parlerà mai, che è rimasto esclusiva del Jaguar. Questi Eh gran sì. capperi. No, no, veramente bello. E niente. Quindi questo io sono contento di averlo originale, questo, preso ai tempi. Ci Però appunto credo. lo potete, se vi piace il genere, ovviamente provare, eccetera. Ora, giustamente, come ci ha chiesto Eiji, mettiamo Pitfall, così Sì, vedrà la differenza con sì, la assolutamente. versione Mettiamo Pitfall. 32X. Su Jaguar ha delle animazioni in più fatte dalla Royer Films, quelli che hanno fatto anche Fergalli, le avventure di Zack e Krista. Lo scrolling non è perfetto neanche su Jaguar, ma è molto meglio della versione 32X dove hanno fatto un mezzo pastrocchio purtroppo perché hanno fatto ehm,
mi sembra il fondale gestito, eh, praticamente va a due velocità differenti, gli oggetti il primo piano e il fondale su 32X perché hanno fatto un po' di casino. Qui l'hanno sfruttato meglio, insomma. E niente, insomma, e quindi Sta niente, quindi partendo, eh? esatto, sì, sì, ora tanto io lo vedo in ritardo come voi, appunto, quindi lo commento in ritardo. Però, appunto, Pitfall, appunto, come si diceva, è il seguito degli originali degli anni 80, appunto, usciti per Atari 2600 e console varie Mhm. e computer vari. E niente, è uscito su tante piattaforme diverse, cioè su Mega Drive, su Sega CD, eh, forse anche, no, forse anche su Mega CD, non mi ricordo. Su Super Nintendo mi pare, insomma, c'è su tante piattaforme, su 32X, su PC. Dove tra l'altro su PC, se non mi ricordo male, dovrebbe avere anche il primato di essere il primo gioco Windows 95 nativo, pensa te. Pensa a te, Eh, mamma mia. davvero. Vedi, a questo serve Manium, a raccontarvi queste cose inutili di cui non frega un cavolo a Beh, nessuno. anche sui giochi PC DOS, Magnum non si batte, eh? No, allora, sui giochi, diciamo, di quell'epoca lì, anni 90, è il mio Eh, territorio, quindi lì, eh. lì attenzione, perché li blasto tutti, Sì. soprattutto il buon Eiji, se ci si mette, lo blasto sui giochi PC anni 90. Sì. Comunque, no, appunto, si diceva, la versione No. Jaguar ha delle animazioni migliorate, appunto, dei frame in più, eccetera, un fondale diverso da quella per 32X, tra l'altro, se non mi ricordo male, No. è abbastanza fluida. Non è un gioco che a me piace tantissimo, ammetto, sto qui. Però è comunque giocabilissimo su Jaguar, è molto divertente. Le mie versioni preferite sono quelle per il Sega, per il Sega CD, e questa qui comunque è molto buona. Anche quella PC poi in realtà è buona. È difficile, è un gioco abbastanza Sì, ho visto con le bello sabbie ma... cattivo. Sì, esatto. No, devi aspettare Cioè... che si restringano. ecco. Perché provo a saltare Vedi? e mi uccidevano sempre. No, no, esatto, deve aspettare che si restringano, vedi? E niente, però appunto è veramente fatto bene. Però qui non so perché viene parecchio buio di palette, ma non è così buio. Non lo so Però perché è appunto andato è un buio. gioco. Non lo so. E comunque niente, è un gioco molto. All'interno ci sono anche No. i titoli originali nascosti e si possono appunto sbloccare. Quindi Pitfall. Non mi ricordo se c'è anche Pitfall 2, no, forse solo il primo. Però appunto è un. Ma forse anche il secondo mi pare. E niente, quindi è insomma, è un titolo multipiattaforma, ma comunque su Jaguar fa una discreta figura. Ecco. Sì, non so E. come mai sia così scuro però. Ma forse anche di suo, non mi ricordo, perché un paio di titoli del Jaguar avevano una palette più scura. Doom, per esempio, me lo ricordavo. Doom è Questo mi fa... sembrava di no. Doom Questo mi è... sembrava. Sì. No, ora, questo mi sembrava molto più chiaro, però boh, Vabbè. vatte la pesca. E niente, appunto, come dicevo, ci sono diversi porting da Amiga, dicevo Cannon Fodder, International Superstars, sì, International Sensible Soccer, Brutal Sports Football, eccetera. C'è un ottimo porting di Flashback, che è un platform in stile cinematografico famosissimo. A me piace tantissimo, tra l'altro, Flashback. Mhm. Non che utilizzi il Jaguar che se la dorme allegro mentre gira appunto Flashback, però è un ottimo porting, quindi perché Sì. no? Sì. Però possiamo per esempio far vedere, se no per esempio Iron Soldier, giusto per far vedere qualcosa di un po' più cicciotto. Ma quello per Jaguar CD o Jaguar? No, no, il primo, Ah, il giusto per far primo. vedere. E poi facciamo vedere magari anche il 2 per Jaguar CD, così vedano la differenza. Differenza. Sì, sì, sì. Esatto. Io a questo punto ora appunto passerei dopo Iron Soldier. Ah Mhm. no, c'è un altro titolo interessante, poi si può passare Al CD. alla parte CD. Esatto, così poi diciamo si terminerà poi la serata, se no poi giustamente la gente ci Sì. muore. Sì. Perché... Comunque di Però roba almeno interessante. però appunto di roba interessante ve l'abbiamo fatta vedere, diciamo, diversa, perché almeno vi siete fatti un'idea su cosa c'è, ecco. Sì. No. Iron Soldier fu un altro dei pochi titoli che alla sua uscita portò abbastanza attenzione proprio perché aveva un motore poligonale per l'epoca abbastanza complesso. È un gioco di mech, noi siamo all'interno di un robottone, il gioco è molto difficile, quindi è pensato per insomma
molto impegnativo, quindi bisogna dedicarci parecchio bene, onde evitare casini e problemi. Però è un buon titolo, veramente un buon. Io preferisco il 2, diciamo perché dal punto di vista, però il 2 è ancora più difficile dell'1, quindi non è proprio quindi insomma non sono proprio giochi facili, ma se vi piacciono i giochi di robot eccetera hardcore, sicuramente Iron Soldier fa al caso vostro. Quello che ha degli scenari, e questo all'epoca colpì parecchio. È un gioco a missioni appunto, ma ha gli scenari totalmente distruggibili, quindi ogni edificio che incontrate nella vostra via, e qui poi dovete appunto sbloccare varie armi al vostro robot andando avanti nei livelli e tutto, ma ogni edificio che incontrate lo potete distruggere. All'interno magari ci sono delle cose, sono dei potenziamenti o delle cose. Ed era un gioco molto fluido quando è uscito eccetera. Per andare avanti e indietro devi premere un tasto, non so se il Vedo, C vedo. o il B, Il, esatto, il B, il esatto. B. Sì, e poi dopo va da solo, quindi poi devi solo preoccuparti di ogni edificio che vedete, anche se sembrano un po' dei cubi o scatolotti, è perfettamente distruggibile, quindi è tutto molto interattivo. E quindi per essere il 94 questo insomma faceva la sua figura. Per esempio, se provi a sparare su uno di questi edifici bassi, Mhm. tipo casettine, li puoi far saltare, insomma. Ecco, gli avversari fin da subito sono cattivissimi, tra elicotteri, carri armati, mech, eccetera, insomma. Sì, E i livelli, insomma, sono belli belli difficili. vedo. Eh, quindi questo è un gioco pensato per, diciamo, per dei giocatori molto in gamba. I carri armati, se volete farvi due risate o le postazioni fisse, li potete anche schiacciare passandoci sopra. Quindi questo piccolo tocco di classe molto carino, eccetera. E il gioco appunto è molto interattivo, eccetera. Ed è bello impegnativo, quindi per chi ama questo tipo di giochi, che oggi in realtà è un genere abbastanza passato di moda, a me piace tantissimo. Oggi è un po' Bellissimo. passato di moda, eccetera. Però questo è un titolo bello impegnativo che vi coinvolgerà parecchio proprio anche come cosa. Ha tante missioni, alcune a volte non proprio chiarissime come obiettivi da portare a termine, però Comunque insomma, quindi la insomma, mappa in alto è molto utile perché ti fa capire i nemici dove sono. esatto. No, l'unica cosa appunto non è chiarissimo sugli obiettivi a volte da seguire, quindi quello magari può essere un problema. Però effettivamente pensare a un gioco del genere su una macchina del 94 completamente poligonale, anche se con pochissime texture, perché appunto il Jaguar aveva dei problemi nella parte poligonale a lavorare con texture e poligoni. Alcuni giochi in realtà ce l'hanno. Qui per esempio sui carri armati ci sono le texture, ma molti giochi sono diciamo solo parzialmente ecco, con le texture. Però appunto in realtà per esempio il Jaguar ha il Guro Shading, cosa che per esempio il 3DO non ha, quindi offre dei poligoni comunque con le ombreggiature e tutto, e quindi un po' più di variazione anche cromatica, e quindi Ho fa finito, meno effetto appunto scatolotti, ecco. ho finito, Anche sì è vero, ho finito i proiettili. adesso puoi cambiare, puoi usare i pugni se Ah, ok. vuoi. Sì, sì. Esatto, esatto. E niente appunto, e quindi questo è il primo. E- Sì. Allora, esatto. vuoi vedere il secondo per Jaguar CD? No, finiamo, aspetta, no, gli ultimi due titoli Ah, del Jaguar e poi dopo si va sul CD, si ok. fa 2 o 3 sul CD e ci siamo. E appunto, per finire, volevo far vedere due giochi che sono veramente molto interessanti. Uno è Missile Command 3D, che secondo me vale veramente la pena farlo vedere perché anche quello non se ne sente mai parlare. Se notate, non abbiamo fatto vedere Tempest 2000, ma perché è il gioco più famoso del Ah, Jaguar, beh. quindi Sì. diciamo quello è considerato un grande titolo e lo è, ha una sonora stupenda, è un gioco diciamo di stampo arcade fantastico. Missile Command Jeff 3D. Winter. Missile Eccolo qua. Command 3D è molto bello, anche questo non così conosciuto. Sì, 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 Flashback è un gran gioco. Su Jaguar è un ottimo porting, ma non è, cioè, è un gioco comunque Mm, ben fatto praticamente dappertutto. È discreta persino la versione per CDI di Flashback, quindi pensa te. sì. Esatto. E niente, Missile Command 3D praticamente vi offre tre modalità differenti, tre giochi diversi. Il primo
è praticamente una... Ecco, vedete il logo VR? Questo era il gioco che era compatibile con il casco per la realtà virtuale per Jaguar, che è rimasto solo prototipo. Ecco, sì. Io l'ho provato, tra l'altro, perché conosco la persona che ha il prototipo, l'unico Mhm, funzionante al mondo a risoluzione piena, che è a Forlì, tra è vero, l'altro, è vero. ed è l'organizzatore del Jaguar Fest, che è appunto un festival Vabbè, dedicato ai sistemi oscuri, appunto come il se, Jaguar e tutto. se non ci pensa lui a E organizzarlo, che è l'unico al mondo che ce l'ha. esatto. Allora, ci sono tre modalità di gioco. C'è la original, che praticamente è una ricreazione, insomma, ricrea il Mhm. classico Missile Command originale. E quella vi immaginate già com'è. Poi abbiamo la 3D, che è molto carina. E quella ve la posso, insomma, si può mettere un attimo. E che praticamente è come l'originale, ma appunto in 3D, cioè nel senso una versione comunque poligonale e quindi con comunque l'utilizzo della profondità di varie cose e tutto. Eccolo qua. Ed è esatto, ed è molto carina anche questa, una buona versione quella 3D. E poi abbiamo appunto quella virtual che vi faccio appunto che vi facciamo vedere dopo. In questa qui praticamente noi dobbiamo, no, alza pure su la visuale, Sì, 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 ho alza in fatto. alto, in alto. Ah, Sì, sì, sì. è vero, qui siamo all'inizio, vedete? Qui, come nel Missile Command originale, cadono i missili e e noi dobbiamo appunto evitare che cadano sulle nostre città. Solo che qui tutto è poligonale, c'è un'illusione, diciamo, maggiore di profondità e tutto, e quindi il gioco comunque è carino. Ci sono anche, mi sembra, varie armi tra cui poter scegliere, se non mi No, ricordo male. sono No, a parte cadute. non me lo ricordo. E vabbè, No, che però paura. appunto è per far vedere. Bisogna un po' abituarsi un attimo al differente punto di vista, ma è una modalità comunque simpatica, piuttosto carina, eccetera. Insomma, bisogna stare attenti a lanciare missili con parsimonia, se no Infatti l'ho già finiti. esatto, e quindi le città vengono polverizzate. Arrivederci e tanti saluti. Sì. E mi sembra che si controllino con i tre tasti, sono tre torrette diverse che sparano, quindi col tasto Mm, di destra parte quella di destra, con quello centrale. Questo serve a volte perché appunto dal punto di vista strategico per far arrivare prima un colpo e poi un altro. E ma questa diciamo è un'altra, è la seconda modalità appunto di Missile Command, che oltre a quella classica ha anche questa versione qui che è piuttosto carina. difficile, difficile Ehm, perché devi anticiparli. No, e poi devi spararne pochi alla volta e fare effetto splash, se no poi li Esatto. finisci, esatto, e sei No, è rovinato. difficile, è Eh, difficile. esatto, bisogna imparare. No, la terza modalità che è la più bella ed è quella poi che viene anche sfruttata dal casco per la realtà virtuale per quel fortunato che ce l'ha, eh, Mhm. Mhm. eccetera, è la modalità virtual. La virtual è una modalità molto più interessante, molto più complessa, è proprio il cuore vero di Missile Command 3D, veramente il cuore vero Per vero. farla vedere Eh, devo... Vabbè, riavvio. no, 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 premi i due asterisco e cancelletto e Esatto, via, insomma. intendo con quelli lì, Sì, 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 sì. sì, 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 esatto. E niente, la virtual è bella perché praticamente è la stessa filosofia di fondo, ovvero noi dobbiamo difenderci dagli attacchi di avversari in varie ambientazioni. Si parte con quella subacquea, poi ce ne sono altre. La Ma cosa interessante che è che bella. appunto praticamente dobbiamo, in questo caso abbiamo vari tipi di armi, quindi non soltanto missili, ma anche laser e tutto il resto, e dobbiamo girare a ciclo tra le varie torrette, quindi premendo, mi sembra, o i dorsali sul Pro Controller o i Sì, tasti da sì. 1 a 4, praticamente a 5, scusate, da 1 a 5 si gira attraverso le varie torrette. Questa è una modalità tutta poligonale che mostra che qui il Jaguar, insomma, sa il fatto suo. Ci No, sono no, ma... anche diversi boss grandi, belli, insomma, belli tosti e tutto. Dobbiamo tenere appunto sott'occhio le munizioni con ogni singola torretta. E quindi è un gioco sia arcade ma anche strategico. È molto interessante. Quindi per gli amanti del Tower Defense, però vero, non il Tower Defense soltanto appunto strategico, ma anche proprio pratico. Questo sicuramente è una bella modalità. Ci sono varie ambientazioni, quindi ogni tot livelli si cambia ambientazione
ambientazione c'è quella subacquea, che è questa qui, la prima, eccetera. Qui, per esempio, anche a livello poligonale, il Jaguar si comporta bene, è bello fluido, e, insomma, non è male, non è No, male, molto bello, non è molto male. molto bello. Ci sono appunto Difficile? anche gli scontri con i boss, No! eccetera. Sarà il boss Questo maledetto. gioco è stato sviluppato appunto da Virtuality, che poi era la compagnia leader negli anni 90 per quanto riguarda l'uso appunto della tecnologia legata ai husky, appunto di realtà virtuale. Quindi niente. Quindi, insomma, Bello bello. quindi come avete visto, ecco, vedete, qui però si possono anche recuperare le munizioni, quindi questa qui è la modalità più complessa, diciamo, Mm, del gioco e anche più completa, insomma. ho Quindi visto. molto carino, è un grande titolo questo, mai abbastanza menzionato ed è un ottimo aggiornamento di Missile Command, ecco, proprio di per sé, ecco, secondo me. E niente, appunto. Ok. Per chiudere la sezione Jaguar standard, poi facciamo vedere appunto altri 2 o 3 giochi Mhm. del Jaguar CD e ci siamo stasera. Sì, La direi sezione di sì. standard, no, no, perché altrimenti il povero Giacomo mi stramazza in terra, No, no, no. giustamente. No, però dopo 2 ore, siamo quasi a 2 ore, dopo la live diventa... diciamo che 2 ore, Esatto. 2 ore e un po' è la giusta misura. Esatto, sennò poi diventa una igorata proprio. Sì. Esatto, che sono tipo delle cose bestiali. E l'ultimo gioco che farei vedere è un gioco uscito in realtà dopo, sempre degli stessi di Alien vs Predator, quindi i Rebellion, ovvero Skyhammer. Mhm. Skyhammer è un titolo che graficamente tira a livello poligonale il Jaguar, secondo me, praticamente quasi ai limiti della macchina. È un gioco che ricorda molto i simulatori, diciamo, di astronave futuristici, se vogliamo, alla G-Police, ecco, tanto per farvi un esempio, Ah, sì, per sì. chi lo conosce, eccetera. Ed è un gioco appunto che è uscito postumo. Pubblicato da Telegames, tra l'altro è un titolo che mi manca e che voglio in tutti i modi originale questo. E appunto Skyhammer è bello perché appunto è un titolo di questo tipo qui, quindi ci sono delle fazioni in guerra nella classica metropoli del futuro in stile cyberpunk, eccetera, e si fanno battaglia. Qui appunto questo titolo fu lasciato incompiuto, quasi finito da Rebellion, quando poi diciamo staccarono la spina al Jaguar, poi l'hanno diciamo hanno sistemato quasi tutti i problemi che aveva e l'hanno pubblicato post mortem Ah, nel però. 98. Da un punto di vista tecnico, questo gioco è impressionante. Ci sono altri titoli impressionanti che non abbiamo magari menzionato, ma Mhm, questo arriva veramente a livello poligonale, quasi ai limiti, secondo me, della macchina. È mhm. veramente tosto ed è veramente molto bello. Ok, vediamo. Dobbiamo Wow. appunto risolvere alcune missioni, chiaramente classiche missioni per la nostra corporazione, quindi siamo in futuro corporazioni corrotte, eccetera, eccetera. Ed è tutto molto professionale, molto ben fatto, belli menu, bello tutto per essere su cartuccia, insomma, era tutt'altro che scontato. Da un punto di vista tecnico, come vedete, la città è tutta poligonale, tutta piena zeppa di veicoli, di cose in movimento, insomma, eccetera. No, quello lì è un amico, non sparare, Ah, c'è scritto. l'ha Molto distrutto. male, esatto. E le pubblicità, no, i cartelloni al neon e tutto. È un titolo questo che ora qui poi puoi aumentare o diminuire la velocità insomma, del mezzo e tutto il resto, classico. Mhm, vedo, vedo. Ed è un titolo veramente molto bello che davvero fa vedere che appunto nelle mani di chi ci sapeva lavorare il Jaguar comunque il suo lo faceva nonostante tutti i limiti ovviamente sulla parte quella 3D, quella poligonale che erano comunque abbastanza chiari insomma. E quindi niente, quindi questo appunto si va a giro e si fanno varie missioni, quindi se vi piace questo tipo di struttura e tutto il resto e questo tipo di ambientazione, questo fa sicuramente al caso vostro, per cui dateci un'occhiatina perché vale sicuramente la pena, insomma. Sì. Esatto, quindi anche questo è un titolo bello impegnativo, bello profondo, non è un gioco che prendete in mano e fate così alla No. volée, cioè qui ci vuole un po' di impegno.
E ovviamente il frame rate non è stabilissimo, però insomma, vista Però, l'epoca, ho giocato a cose peggiori sul Jaguar, ma anche su altre piattaforme più blasonate, quindi anche Saturn e PlayStation e quant'altro. sì. O Ok, anche Nintendo 64, dove magari alcuni titoli non erano proprio ottimizzati alla grandissima. è vero. Molti sì, ma non tutti. E niente, quindi detto questo, ovviamente abbiamo il Jaguar CD. Il Jaguar Sì, CD è un'espansione del Jaguar, uscita CD, uscita tardi, doveva uscire molto presto, in realtà uscita tardi, pochissimi giochi usciti. Però praticamente oggi è introvabile e costa tantissimo e sono anche unità molto. A differenza del Jaguar, che è una console molto resistente, il Jaguar CD non è affatto ben costruito. no. E ne esistono pochissimi al mondo, ne hanno venduti sembra solo 20.000 o poco più. Sì. Quindi oggi è mega raro, costa un botto ed è sconsigliatissimo comprarlo. Per fortuna via emulazione è emulato perfettamente. E adesso la La Game Game Drive. Drive, esatto, lo emula. Quindi, Con l'aggiornamento del firmware, quando magari la comprate, aggiornate il firmware, lo emula. esatto, Mi sa che solo due titoli non vanno, che ok. sono World Tour Racing, cioè lui va ma ha qualche problemino, e un altro che non mi ricordo quale, però tutti gli altri vanno. Esatto, i titoli usciti in totale sono solo 13 Mm, e ho detto ora stasera noi parliamo solo di giochi usciti all'epoca, non gli homebrew, di homebrew o giochi non usciti è pieno, ma pieno sì, davvero, quindi sì. non ve lo sto neanche a dire. Però per esempio, ecco, se vuoi far vedere, giusto per far vedere, per esempio, ecco, uno molto bello è Battlemorph, che è il seguito di Cybermorph, è il titolo di Mhm, lancio che viene sempre preso in giro tantissimo. Battlemorph è sempre un gioco con un'astronave sul pianeta e tutto il resto, ma è veramente stupendo. È proprio quello che non è, secondo me, appunto, Cybermorph, lo è Battlemorph, perché è veramente un gioco proprio mh, molto molto interessante, ecco. Molto Ecco, molto un'altra interessante. piccola chicca, cioè, curiosità. Ovviamente con l'aggiornamento del firmware poi i problemi di compatibilità man mano andranno via, Sì, anche di quei giochi che non vanno. Tra l'altro questo sta andando perché vedo che fa schermo nero. no, come così? No. Mi sa che questo qua allora era l'altro che non andava. Ah, cavolo, che peccato. Vabbè. Allora, che poi non ho ancora capito perché ci sono delle immagini che prima, allora, dei giochi che prima non mandavano, li ho scaricati come backup da un'altra parte e poi Vanno. andavano. Quindi è anche Ok. come è stata fatta la copia, diciamo. Ok, ok, vabbè. Quindi Comunque, vabbè, insomma. proviamone un altro. E un'altra cosa che volevo Esatto, dire è che mm, purtroppo con questa Game Drive non possiamo salvare sui giochi del Jaguar CD. esatto, perché il Jaguar CD richiede, io ce Mm, l'ho tra l'altro, la memory la memory track. track, Mm, che è una cartuccia appunto serviva apposta per salvare i giochi del Jaguar CD. Ovviamente per ora in emulazione si può salvare. sì, La Game Drive, che è questa Everdrive per Jaguar, non supporta ancora il salvataggio su purtroppo no. scheda. Si spera per il futuro di sì, però, Sì, dipende tutto dal in firmware, qualche come lo modo. aggiornano. Esatto, esatto, si spera di sì. Niente, allora cosa E come mettiamo? dicevo, esatto, di titoli, come dicevo, allora, ci sono alcuni giochi FMV, come appunto per esempio Brain Dead 13 o Dragon Slayer o Space Mm, Ace, grandi classici. Però appunto, magari ecco, mettiamo proprio anche Iron Soldier 2, giusto per farlo vedere sì, così. sì, sì, questo dovrebbe andare. Abbiamo un bel porting di Myst che è disponibile praticamente dappertutto, ma comunque c'è anche qui. Eh, però appunto la scelta è molto limitata, molto 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 limitata purtroppo. Sì, Ahimè, ahimè, eccolo ahimè. qua, è partito questo. Esatto. E abbiamo però per esempio anche cosa? Abbiamo Primal Rage, giusto per fare un esempio. Primal Abbiamo Rage è bello, sì. sì, è una buona versione, non è ovviamente la migliore disponibile nel mondo, però è una buona versione. Ovviamente su Jaguar CD cosa succede? Abbiamo l'aggiunta dei filmati Mm, e della musica ovviamente suonata da CD e ovviamente maggior quantità di dati utilizzabili visto il supporto CD, quindi questo è chiaro. Iron Soldier 2 appunto, a parte i filmati e tutto,
eccetera. È un'ottima versione questa. Esiste anche su cartuccia, però non è raccomandabile anche perché non c'è la musica, è un po' tirato via. È Mm, pensato questo per il Jaguar CD. sì. E niente, appunto, è un'evoluzione del primo. Ci sono più texture di prima, quello di sicuro, più armi, vedete tipo la sega elettrica fin da subito, e robe varie. Ed è un gioco molto divertente anche questo, ma questo è ancora più difficile del primo. Veramente tostissimo questo. Però appunto è migliorato rispetto al primo. Poi se avete la fortuna di possedere un Nuon, ci avete anche il 3. A parte c'è anche su PS1 il 3. Ma sul Nuon c'è la miglior versione del 3. Ma vabbè, quella è un'altra storia. Ne parleremo poi. Come vedete, appunto, il secondo a livello poligonale è migliorato. Sì. È migliorata la definizione degli edifici, gli effetti dei colpi sugli edifici stessi. Sono sempre tutti totalmente distruggibili. Molte più texture, molte più cose. Vedete, vengan giù che è una bellezza. Eccetera. E il gioco, quindi, anche in questo caso, è un gioco molto impegnativo, difficilissimo. Io non sono mai riuscito ancora a finirlo perché è veramente tosto. Però è veramente un grande titolo anche questo. Bello. Ci sono tutte queste missioni da portare a termine, eccetera. Insomma, come sempre, voi da soli contro una corporazione. E niente, grande classico. E niente, appunto, e quindi nulla. Quindi questo è un ottimo seguito che, tra l'altro, appunto, è uscito postumo tramite Telegames perché, appunto, non era uscito poi in tempo, era finito, ma non l'avevano fatto uscire prima che chiudessero i battenti. Quindi questo è uscito nel 97. Era già pronto, appunto, a metà 96. Poi l'hanno risistemato tutto e fatto uscire, appunto, su cartuccia, ma soprattutto, appunto, per Jaguar CD. Ed è probabilmente uno dei migliori giochi, se non il miglior gioco disponibile per Jaguar CD. Il mio preferito è Battlemorph su Jaguar CD, però vabbè. Mhm. E niente. Ok. E niente, poi appunto c'è anche, per esempio, su Jaguar Standard c'è Overstrike, che è un gioco, diciamo, con overcraft futuristico. Ora quello non lo mettiamo, ma ve lo dico e basta. Che però ha molti problemi di fluidità, molti casini, insomma, non è un grandissimo gioco. Ma la versione su CD che si chiama Unconquered Lands è 10 volte meglio, anche come sistema di illuminazione, insomma è veramente ganzo. Ecco, quello è un grande miglioramento. Però, vabbè, ora quello non lo mettiamo. Ok. Non lo mettiamo. Vuoi vedere E niente. Primal Rage? Volevi vedere? Vai, va bene, va bene. Primal Rage. E poi niente. Ok. Poi ci salutiamo Sì. con l'ultimo gioco che scelgo io, che non piace a Va- nessuno, ma piace solo a me. Primal Rage Così anche dirò qual è. qui. Ok, anche qua c'è l'overlay sempre, mi sa, di terza. Cioè, non Sì, quello ufficiale. proprio c'è. Ah, Credo ci sia proprio l'overlay ufficiale. Credo perché è un gioco molto raro, Primal Rage. Io eccolo l'ho qua. visto scatolato un paio di volte, ma non ce l'ho. Quindi Sì. cioè, ho il CD masterizzato, ahimè. Mhm. E Vabbè. vabbè, Vabbè. quindi Primal Rage appunto è una buona conversione. No, allora forse non ce l'ha, perché quello effettivamente non mi sembra No? dell'epoca, insomma, non credo. Ah no, è vero perché, scusami, perché Primal Rage sfruttava nativamente il Pro Controller, quindi i tasti erano già tutti lì. Effettivamente non ci Ah, ecco. pensavo. Ah, ecco perché. Esatto. E comunque questo è un ottimo porting di Primal Rage, che in realtà tutti i porting casalinghi sono diversi dall'originale da sala. Fa notare il fatto che c'è anche l'italiano, pur È non vero. essendo mai uscito È vero. ufficialmente in Italia al Jaguar, ma non è l'unico gioco del Jaguar che ha l'italiano, ce ne sono diversi. Infatti c'è l'italiano, E... guardate, c'è la lingua italiana, sì. Esatto, L'ho messo in esatto. italiano. Esatto, pur non essendo mai uscito in Italia. Sì? E niente, ha l'audio suonato appunto, cioè comunque di qualità CD, quindi qualità molto più alta, ovviamente per ovvi motivi. Eccolo qua, in italiano, Mm, ok, avvio. E niente, appunto, come dicevo, le versioni casalinghe nessuna è uguale all'arcade perché non sono mai riusciti a replicarlo perché il team originale insomma, aveva mantenuto i suoi segreti sulla versione arcade, mm. eccetera. Però è un buon porting, secondo me è meglio su 3DO
rispetto al Jaguar, ma è buona anche la versione per Jaguar CD, quindi niente da dire. Sicuramente superiore alle versioni, diciamo per esempio anche la versione per 32X che è abbastanza brutta. Mhm. Questa è cosa. A me purtroppo non piace come picchiaduro più di tanto prema a reggere, è un problema mio, quindi Mm. quello cosa. Però effettivamente ne rimane una discreta versione, niente da eccepire, insomma. E quindi per gli Chiaro. appassionati di picchiaduro, insomma, è una versione molto particolare di un gioco, insomma, che non ha avuto tutti questi gran porting poi, a parte appunto il PC e qualche console a 16 bit, quindi Mega Drive, Super Nintendo e roba del genere, eccetera. Qui sicuramente già siamo su un altro canone estetico, Eh sì. però, appunto, però insomma è. E quindi niente, quindi questo è un buon picchiaduro, secondo me, insomma, vale la pena, vale la pena. E niente, direi che appunto siamo quasi arrivati Sì. alla cosa. C'è per esempio un clone diciamo, un clone da poveri di Afterburner, e robe varie, ma quello lasciamo fare. Però c'è un titolo che a me piace tantissimo, ma piace solo a me. Eh, purtroppo, perché è un titolo molto ostico Allora, e con diversi problemi. allora mettiamolo, mettiamolo. Mettiamolo e concludiamo con questo. Ma è rimasto esclusivo per Jaguar CD. E io l'ho finito con tanta soddisfazione e l'ho rigiocato anche diverse volte. Sì, lo so, Eiji, ma a me non mi è mai piaciuto più di tanto. È un problema mio, eh. Cioè, nel senso, Posso provare a indovinare qual è il titolo? vai, vediamo se lo Oh, non indovini. lo Non è so, eh. difficile. Però non lo so, aspetta. Non è che è Highlander? No. Ma bravo, mi hai fatto Wow, indovinare. sì, Proprio lui, perché ed parte... è Sai proprio lui. perché? Sai perché? Perché mi ricorda quell'altro titolo 3D per PC che avevi fatto vedere tempo fa, che era E stranissimo. Extatica, dici, il mio gioco Sì, sì, preferito sì, di. sì. Esatto, Un esatto. Allora, pochino lo ricorda, ma alla esatto, lontano. allora, che succede? Negli anni 90 nascono i titoli alla Alone in the Dark, no? Quindi i survival horror, eccetera, i survival horror e quant'altro. Ma insieme ai survival horror, lo stesso tipo di gioco viene usato anche per titoli d'avventura, quindi non soltanto giochi horror, sempre ovviamente con lo stile di controlli a caro armato, no? Mhm. Ne sono usciti tanti su PC, per esempio c'è il bellissimo Bioforge, Ah, bello, c'è bello Bioforge. esatto, che è un capolavoro di cui non parla mai nessuno purtroppo oggi. C'è Extatia, è il gioco più bello di sempre, alla faccia di quelli che dice anche Eiji, appunto. Vabbè, quello lì quando l'ho visto sono Esatto. rimasto di sasso. Esatto, altro che Mario 64, c'è Extatia su PC, portassa di Mario. Comunque no, a parte le battute. E quindi diciamo ci sono tanti titoli su questa falsariga qui, appunto Atari se lo poteva permettere appunto di averla. E quindi che hanno fatto? Hanno sviluppato un action adventure praticamente, quindi sempre con i tank control e tutto. È molto legnoso, c'ha un sacco di guai e problemi, però se si comincia e ci si entra dentro, in realtà è un gioco Sì. di uso degli FMV, usava come codec il Cinepack, che poi useranno anche tanti giochi, per esempio del Saturn, perché non aveva un suo decodificatore interno, diciamo, quindi non come la PlayStation che aveva il sistema JPEG, Mm. o appunto il CDI con il modulo, quella con la Come si scheda, corre? insomma. Aiuto! Mi sto Esatto. massacrando. Esatto, l'inizio è traumatico perché ti hai questo soldato che ti insegue e devi ucciderlo a mani nude Ma... e non è molto, diciamo, facile da Ma fare. mi sono Bisogna un incastrato. attimino, Mi sono incastrato. bisogna un attimino abituarsi a. Questo gioco fa schifo a tutti, piace solo a me, quindi e altri due penso nel mondo, quindi questo tranquilli, non è un gioco che vi consiglieranno mai. A me piace un sacco perché in realtà una volta superato questo primo nemico che è veramente una rottura di balle, per il resto poi il gioco è molto interessante, cioè c'è da esplorare tante ambientazioni diverse, in zone diverse, si parte da questo villaggio bruciato della nostra, appunto, del nostro, insomma, del nostro popolo, fino ad Ma... arrivare per esempio su. Ma c'è un Sì, modo per ti hanno già correre. Ah, ammazzato. si corre Esatto, con due sì. volte. Avanti. Sì, esatto, sì, come era anche per Alone in the Dark. È molto molto cosa. Per colpire devi
devi tenere premuto il tasto, esatto, e fare le azioni, per esempio, indietro fa la spazzata, no? Queste cose qui, tipo c'è il calcio, queste cose No! qua. Bisogna un attimino abituarsi al sistema di controllo, quindi l'inizio è un po' traumatico. Si nota la grande qualità dei fondali, che sono No, veramente no, molto fatti belli. bene. E i personaggi sono appunto fatti con i poligoni e qualche texture, ma più che altro il Guro shading, eccetera. Quindi non sono proprio raffinatissimi. Però questo fa vedere che un gioco alla Alone in the Dark, diciamo, era possibile su Jaguar senza tanti problemi se qualcuno poi l'avesse fatto, a parte questo. Non so se era anche previsto un porting, non ne ho idea. E niente, appunto. Quindi il titolo è simpatico. Se vi piace il genere e se vi piacciono i tank control molto legnosi, quindi molto probabilmente siete rimasti già in due a farvelo piacere in tutto il mondo. No, no, Ma però io sto cercando, ma figa. Gli ho dato è qualche colpo, difficile. ma è difficile, è difficile. Esatto, è difficile. Devi dargli. L'ho fatto fuori! Davvero? L'ho Oh, fatto incredibile, fuori! incredibile. No, che spettacolo, molto bene, molto bene. E quindi adesso puoi esplorare con calma, diciamo, i vari, insomma, queste case rimaste in piedi, ecco. Mhm. No, molto molto E bello. niente, insomma. Va Esatto. No, bene. cioè, nel senso, non è un grande gioco, ha i suoi difetti, però le ambientazioni sono molto ampie, c'è tanto da esplorare tutto. Tra l'altro c'è anche delle easter egg fantastiche, insomma, è un gioco molto carino. Vedi, puoi entrare all'interno degli edifici, appunto, in questo caso, e esplorarli, proprio come in un gioco alla Resident Evil o Alone in the Ah, Dark, ecco, qua, insomma. qua c'è un edificio. Esatto, eccetera. Per il momento non è il caso di uscire appunto dal villaggio, se no ti fanno un mazzo così. Ehm, Dovrei usare l'uscita secondaria e poi andare sui monti dove incontrerai appunto Ramirez che ti darà la spada insomma, Mhm. del tuo clan. Ho capito. Qui per esempio, vedi, qui puoi esplorare le varie ambientazioni, eccetera, interagire con gli oggetti, raccoglierli come una classica avventura di questo tipo. Quindi è un misto tra avventura e combattimenti, insomma. Ed è un titolo, ho detto, bisogna un po' abituarci, sì. Se trovi per esempio qui in giro ci dovrebbe essere anche del pane, puoi mangiarlo per recuperare energia, insomma, classiche cose, insomma. Mhm. Simpatico, simpatico. Non è bello, ma è simpatico. No, vabbè, ma è un gioco completamente diverso, Vabbè, sì, Age, sì. questo. È un action adventure, ho detto, Mm, alla mo' di survival horror, ma non horror, capito? E certo. quindi è proprio una categoria di giochi tutta sua, che all'epoca appunto vedeva diversi titoli di questo tipo. Ma Sì. appunto non è un picchiaduro, nel senso, sì, c'è il corpo a corpo, ma fa abbastanza schifo. Però nel senso non è un picchiaduro, cioè è un gioco d'avventura più che altro, con un po' di cosi. E ci sono, ho detto, diverse ambientazioni, perché c'è questa qui, appunto, poi c'è tutta la collina dietro, poi c'è un canyon desertico molto grande da superare, poi c'è appunto la città, insomma, dove sono tenuti prigionieri, insomma, tutti quelli che sono stati appunto bloccati, insomma, che stanno appunto imprigionati. Doveva essere il primo di una trilogia, ma poi è uscito solo questo. Non sappiamo ad oggi se il secondo e il terzo sono mai stati portati avanti o finiti. Questo non lo sappiamo, non lo sappiamo. Bello che E quando niente. interagisci con l'oggetto, tipo il baule, ti fa l'FMV. Sì, esatto, con alcuni fa FMV. Qui ci vuole qualcosa per rompere il lucchetto, ovviamente. Lui Mm-mm. così non ce la fa, Certo. ovviamente. Molto bello. Cioè, E sì, no, particolare. no, 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 cioè, comunque cura ce n'è, non è che, per esempio, puoi anche guardare la mappa, sempre qui all'interno di questo affare, se ti avvicini alla mappa, ti Ma fa una schermata. c'è un altro soldato fuori. Mi sa che in un'altra cosa c'è un altro soldato, sì. Guarda un Sto po'. cercando la mappa, eh. Aspetta un No, no, attimo. no, era all'interno di dove eri prima. Sì, sono tornato Era- dentro. Sì, sì, e se vai accanto al letto c'è un'altra mappa. Sì, questo è un soldato, perché ne arriva uno dopo un po' di tempo, mi ricordo. Poi basta, non ce ne sono più qui dentro al villaggio. Non mi ricordo se possono entrare anche all'interno delle ambientazioni, eh. Non sono sicuro. Mi pare Speriamo. forse sì. Ah, possono anche Vediamo. entrare? Mi pare di sì, sai, che è una cosa che non è scontata. Non mi ricordo, No. forse sì.
no, ora è passato un po' di tempo da quando l'ho provato, insomma, da quando l'ho finito. Quella lì è la mappa, vedi? È accanto al letto, si vede bene. Ah, Puoi perché andarci no? vicino Perché non l'ho e, vista? Aspetta. e la vedi proprio in primo piano. Aspetta, eh. La vai accanto al letto, sulla sinistra c'è una Ah, cosa. eccola, eccola, l'ho trovata. Esatto, esatto. Se ti avvicini, L'ho trovata. appunto, la vedi, così ti dà un'idea di dove devi andare te, appunto, ora per evitare i vari, insomma, i vari problemi. Mhm. Cioè, per arrivare appunto nella zona delle colline. Vedi, è Sì, proprio una schermata specifica, vedi? bella. Non è molto chiara, però Vabbè, più o però meno. meglio che niente, Esatto. sì. Esatto, quindi vedi, è un titolo detto che non è bello. Sì, no, è che Extatia e Ocarina non c'entra niente tra di loro, come ben sai. Cioè, io sono per questo genere qua, ma quello è un problema Sì, mio. sì, sì. Anzi, è comunque con il fatto che Ocarina, va bene, è un capolavoro e lo sappiamo, ma sono due generi, cioè in realtà neanche tanto diversi, che sono comunque action adventure tutte e due, però qui, cioè, su questi qui, il combattimento è molto più sporadico, invece in Ocarina il combattimento è Vabbè. costante. Certo, è quasi l'essenza del E gioco, momenti. sì, esatto, mentre qui no, ecco, questa è la differenza. Questa è più un'avventura, cosa che è anche più nelle mie corde. Mm, E niente, insomma, quindi questo è un po' quello che vi può offrire un po' il Jaguar. Ovviamente non abbiamo visto tutto, c'è tanta altra roba. C'è tutta la parte homebrew con dei porting, tra ah, sì. l'altro, o dei titoli fantastici. Per esempio, io ho comprato il porting, quello diciamo approvato dallo stesso Shai di Another World, che è bellissimo per Jaguar, fatto meraviglioso proprio. Ah, sì, bah. E, sì, esatto. E, per dire, l'hanno ristampato un paio di anni fa, finalmente dopo oltre 10 anni. E io ero in lista d'attesa, hanno fatto: Oh, ma sei ancora Oh. interessato? Sì, sì. Eh, Anche se sono passati 10 anni, sì. E quindi, niente, quindi il Jaguar, signore e signori, offre effettivamente titoli comunque interessanti. Ci sono giochi brutti, a voglia, ci sono, come su tutte le piattaforme, anche se sono poi usciti, non mancano le fetenzie, ci sono. Ora, stasera, a parte Kasumi Ninja che è trash e qualche cos'altro, li abbiamo scansati per praticamente tutti, ma qualche titolo brutto c'è. sì, Però ci sono anche dei titoli meritevoli, grandi capolavori non ce ne sono tantissimi, ovviamente c'è qualche titolo molto interessante, qualche curiosità e tutto, ma è una buona macchina. E quindi, insomma, come diceva giustamente, ecco, io chiedo il parere al buon Giacomo che l'ha comprato appunto recentemente, tu che lo stai vivendo ora, no? Come macchina, cosa ne pensi? ah, guarda, io mi è piaciuto molto, ma già dalla prima volta. Però ovviamente lì la curiosità era di tipo, nel senso, era una console strana, la vedi diversa, già col controller fa un certo impatto. E quindi ti viene da provarla se la vedi in giro, sicuramente. Poi dopo, ovviamente, ti viene voglia di approfondire, cioè se tu vieni già attratto da questa cosa, vuoi approfondire. E dopo 2 o 3 volte che l'ho vista, prima da qualcun altro, poi l'ho visto da te, mi hai dedicato un po' di tempo per spiegarmelo, insomma, farmelo capire. Tra l'altro qui ho messo una demo native, si Ah, bella chiama. questa. Sì, Ecco, questo è una tech demo fatta da un team nel 97 per uno shooter, eccetera, che mm, poi in realtà non è mai uscito qui, ma è arrivato su un'altra piattaforma molti anni dopo. mhm, Questo è Native del team Duranic, si chiama, mhm. ed è appunto una tech demo che però è impressionante, cioè qui a livello 2D fa vedere che il Jaguar era una macchina veramente favolosa, Sì, perché non c'è l'ombra di un rallentamento con 200 miliardi di cose. niente, Non c'è l'audio, non c'è l'audio in questa, è vero. perché ancora non era stato appunto implementato, ma come tech demo rende bene l'idea di cosa poteva fare a livello tecnico sul 2D il Jaguar. Che, come dicevo, sul 3D aveva i suoi problemi in quanto macchina dell'epoca di mezzo, ma sul 2D era veramente una macchina tostissima. Ovviamente non come il Saturn, per dire, ma è una macchina molto tosta, indubbiamente molto tosta. E qui appunto qui fa vedere che c'erano ancora ampi spazi di manovra. Questo gioco in realtà poi è uscito nel 2013 in esclusiva, oggi esiste anche per PC eccetera. Ah, Per Dreamcast,
e ha cambiato titolo e si chiama Stormwind. Io tra l'altro l'ho comprato originale quando è uscito, è uno shooter, è molto diverso da quello che vediamo qui, ma è uno shooter bellissimo. Stormwind è un capolavoro di forse la migliore uscita postuma del E Dreamcast, va. veramente stupendo. Ma appunto il gioco è nato qui. Come, Mhm. come il primo progetto, poi si era spostato per un po' sul Nuon, dove però non c'è niente di giocabile. E poi per chi chiedesse che cos'è il Nuon, un giorno se ne parlerà. Mhm. E, diciamo in soldoni una sorta di Atari Jaguar 2, ma un giorno ne parleremo meglio. E niente, ma appunto già da qui si capisce che le capacità 2D Sì, del Jaguar, come abbiamo visto in realtà anche stasera grazie a Rayman, a Super Burnout, a Power Drive e tanti altri titoli, erano indiscutibili. Indiscutibili. Purtroppo assolutamente. appunto le vendite terribili e la poca anche pubblicità, perché per esempio a differenza di, di altre macchine, Atari non ha mai dato i hit, Mm. diciamo quelli alle riviste, quindi non c'è mai stata una rivista ufficiale del Jaguar. Sì, sì, ah, ok, Eiji, ok, ora ho capito, scusa. E niente, appunto. No, infatti, non è Killer Instinct, no, quello è vero. Mhm. Primal Rage non è Killer Instinct, infatti siamo d'accordo, è molto meglio Killer Instinct. Però appunto, no, dicevo, non ha mai avuto una sua rivista, mentre per esempio il 3DO ha avuto la sua rivista, anche il CDI aveva la sua rivista, il Jaguar no, è sempre stato trattato in modo molto freddo dalle testate, anche quando i giochi erano comunque buoni, Sì. diciamo, cioè quelli buoni, non solo quelli scarsi. Quindi anche questo è. Comunque le vendite sono state terrificanti, quindi non molti ci si sono impegnati, ma era una macchina che poteva dare indubbiamente di più. E questo lo possiamo vedere. E la cosa che sorprende è che abbia avuto una vita così tanto attiva nella comunità homebrew, che ancora oggi si impegna tantissimo per fare titoli. È E vero. appunto tutti ora sono perfettamente giocabili sia in emulazione che con appunto la Game Drive, come anche tanti titoli mai usciti che sono stati recuperati. Insomma, ce ne sono tantissimi di tech demo, eccetera. Per esempio, se io vi dicessi che un gioco simil GTA era già stato pensato nel 95-96 per Jaguar CD, voi mi dite: ma che stai dicendo, Magnum? Sì, esiste, si chiama Black Ice White Noise, non è mai stato finito Ah, ovviamente, perché è andato giù insieme a Atari. Ma esistono delle beta, io ce l'ho, e c'è anche qui tra l'altro, ho visto nei vari menu, sì. ed era un gioco incredibile, cioè questo era una sorta di GTA in ambiente cyberpunk futuristico, e questo 5-6 anni prima che GTA facesse il suo salto, Allora devo diciamo, far vedere un secondo, dai. nel mondo 3D, insomma, no? Del coso. In realtà c'erano tanti altri titoli già che l'avevano provata questa via prima di GTA 3, non è che GTA 3 è stato il primo di quel genere lì, però insomma diciamo che appunto, se vi interessa, ho scritto un articolo sul sito, quello vecchio dei Bitelloni, prima che ci unissimo con Game Revs, quindi se cercate Black Ice White Noise Magnum CDI lo trovate e ve lo leggete, perché è un racconto molto interessante dello sviluppo di questo titolo, e poi purtroppo non è mai arrivato in fondo, ma era veramente impressionante, veramente impressionante. L'avrei voluto tanto vedere finito questo, avrei tanto voluto vedere finito. E niente, insomma, quindi questo è, ragazzi, il mondo del gioco. Ora vi facciamo vedere giusto un secondo questa beta di Black Eyes White Noise, Sì. per simpatia. Però veramente... L'hai No, è vista? nella sezione Sì, ho CD. sbagliato, scusami. Sì, sì, ok. Come per esempio non vi abbiamo fatto vedere l'ottimo porting di NBA Jam, che è bellissimo per Jaguar, o per esempio un gioco spaziale considerato tra i migliori, che è rarissimo, e quindi o ci giocate in emulazione con la Game Drive o non ci giocate proprio, che è Battlesphere. Insomma, c'è tanta roba su Jaguar, tanta roba, molto più di quello che possono far credere. I generi che mancano sono gli RPG, ce n'è solo uno, che è Towers 2. Ora ne è uscita una versione migliorata a più Non quasi va. 30 anni Non va. di- non va, lo sapevo. A quasi 30 anni di distanza ne è uscita una versione
migliorata di Towers 2, che è un gioco di ruolo alla ultima Underworld, se vogliamo, molto bello, un po' confusionario nella vecchia versione, molto migliorato in quella nuova. Io l'ho provata, è fatta veramente bene. E quindi potete anche proprio comprarlo adesso per il vostro Jaguar. Ehm, Niente, insomma, quindi di titoli ce ne sono tanti, in alcuni generi meno, però ogni genere ha almeno un titolo o due che merita, insomma, quindi perché no? Perché no? Certo, E niente, sì. insomma, quindi con questo, insomma, direi che siamo arrivati alla Sì, fine della direi nostra. che siamo in fondo. Esatto, Anche se no, io qua... ringrazio, no, io Dimmi, dimmi. ringrazio appunto Giacomo che si è fatto un mazzo incredibile stasera per farci vedere dal vivo tutti questi titoli su hardware originale, e ricordiamo non emulati, No, quindi questo penso sia veramente un punto ma importante io lo da. faccio perché, diciamo, questo contenuto è all'altezza, secondo me, di un ospite come te. Nel senso, tu sei per Vabbè, l'originale, ora. allora è giusto fare così, insomma. Vabbè, ma l'emulazione è anche importante, nel Sì. senso perché macchine come queste senza l'emulazione, Ah, no. esatto, anzi io spero ora, grazie all'emulazione, possa trovare almeno un minimo di pubblico in più di quanto non abbia mai avuto, insomma, e Certo. all'emulazione fatta bene, insomma. Certo, soltanto che avendo l'occasione, la possibilità di farlo, mi sento quasi in dovere di invitarti e usare l'hardware originale, finché si può, finché va e finché si ha la Esatto, esatto. possibilità. Ora, la Poi cosa buona, ovviamente... no, appunto, come dicevo, è che il Jaguar è una macchina molto solida. mm, Quindi ah sì, se vuoi trovarne rotti. se vuoi ti Eh? racconto sto piccolo aneddoto. Mi è Sì. arrivato dalla Puglia sto qua. Mi è arrivato in un cartoncino sottile, ma sai come un capello, una scatola sottile come un Mm. capello senza neanche un briciolo di pluriball, buttato dentro così. Tra l'altro, non ci stava, tutto schiacciato perché ci stava a pelo. Ah, E c'aveva, sai il male. periolino, lo switch delle 60 Hz 50? Ha Sì. bucato la scatola ed era fuori dalla scatola. Io buono. E tutto il peso della console era sopra per lo switcher lì. Porca Quando è arrivato miseria. ho detto, porca, infilato così il controller, la console, tutto così senza pluriball, senza niente che lo divideva. Avrà preso un sacco di botte. Quando è arrivato mi sono messo le mani nei capelli, ho detto, oddio. Poi l'ho acceso, non si accendeva. L'ho collegato, non si accendeva, ho detto, fregato. Poi però ho mosso lo switch, è partito. È partito. E quindi, Vedi? e quindi Esatto, si è quindi la resistito. console, esatto, è molto resistente, come lo sono anche molte console a cartucce in realtà. Il Jaguar CD no, No, Jaguar CD è fragile, è problematico, è stato fatto appunto da Philips in super economia perché chiestogli appunto da Atari, proprio perché lo avevano promesso a quei poveracci che l'avevano preordinato, ed è effettivamente uscito. Peccato perché se fosse uscito un anno prima sarebbe stato forse un aiutino in più per la macchina che non faceva schifo, ecco. è vero. E purtroppo appunto le ragioni del fallimento del Jaguar sono tantissime, non solo una. Atari non aveva, diciamo, il potere, no? Per attirare grandissimi studi e tutto, non aveva tanti soldi. Sicuramente quello che aveva fatto aveva dato a tanti piccoli team, oggi li chiameremmo indie, la possibilità di fare giochi, con in realtà anche dei risultati incredibilmente buoni. Pensa appunto a Super Burnout, giusto per fare un esempio, che Sì, insomma è figlio di un team di tre sviluppatori piccolissimi francesi, cioè giusto per dire, no? Che è facevano vero. le demo, eccetera. E in realtà ci sono tanti titoli che valgono la pena. Non è una macchina chiaramente piena zeppa di capolavori, cioè non ci sono titoli, diciamo, di stampo giapponese, a parte la conversione di Raiden, quella sì, eccetera, ma appunto macchina comunque occidentale, in primis. Però ci sono anche tanti titoli che valgono la pena, tanti diversi team ancora oggi, in attività, come appunto Rebellion, sono nati più o meno qui, nel senso comunque si sono sviluppati qui. La stessa Ubisoft, che era tutt'altro che in buone acque,
sviluppando qui Rayman e facendolo uscire poi altrove, ha recuperato appunto molto terreno fino poi appunto a diventare la potenza che abbiamo, insomma, che abbiamo conosciuto da oggi è di nuovo in crisi abbastanza, ma per motivi totalmente differenti. Mhm. E si è buttata su generi a me poco congeniali, ma con un altro discorso, quindi gli open world, eccetera. E quindi Assassin's Creed a manetta, eccetera, eccetera, Sì, eccetera. sì. E vabbè, Watch Dogs, bla bla bla. Però appunto dico, quindi tanti team comunque sono nati qui, come tanti team sono nati su 3DO, per esempio. Tanti team anche blasonati si sono fatti le ossa proprio su 3DO e sono ancora magari attivi, no? Nella scena. Ci sono stati sviluppatori che qui hanno comunque avuto un certo peso, per esempio Jeff Minter, appunto quello Mm. che ha fatto qui appunto qui presente Tempest 2000, per esempio. Insomma, tra l'altro, ecco, il Jaguar CD originale, però, contiene una feature molto bella che purtroppo c'è solo sull'originale. Non so se sarà presto emulato dal Game Drive o anche dal Big PMU, Mhm. se non lo fa già. Ovvero c'è un software che permette di visualizzare con effetti grafici e anche interagire con questi effetti proprio sui CD musicali, fatto proprio dallo stesso Jeff Minter, che si chiama Virtual Light Machine. Quello funziona solo chiaramente con un Jaguar CD originale, però so che volevano implementarlo anche sulla Game Drive e credo anche con l'emulatore. Non so bene se l'hanno già fatto, ma è veramente una figata incredibile. È la cosa migliore del Jaguar CD, senza dubbio. Eccetera. Ed è appunto quello appunto è fatto apposta, insomma. Mm. E niente, Certo. insomma, questo è il mondo del Jaguar, quindi se avete voglia di provare a esplorarlo, oggi potete trovarvi tutta la libreria in modi molto tranquilli e veloci, compresi Homebrew, Unreleased, Cancelled, quindi titoli mai rilasciati, titoli cancellati e tutto, e quindi potete farvi una vostra idea su com'è questo sistema. Sistema, ho detto, complesso, difficilissimo da sfruttare, che mai nessuno ha sfruttato forse al massimo Mm. delle proprie capacità, visto tutti i problemi che aveva, che doveva avere già un successore pronto, che era il Jaguar 2, che avrebbe risolto tutti i problemi del Jaguar e sarebbe stato molto più potente e più stabile e anche più versatile. Questa considerate la console più difficile da programmare, probabilmente di quella generazione, batte anche il Saturn, che era un casino bestiale da programmare. Questa Certo. batte anche il Saturn e il Nintendo 64, l'altra console non facile da programmare per nulla. Questo li batte proprio in scioltezza come difficoltà di hardware. E i kit Sì. di sviluppo erano pessimi, quindi ha tanti problemi, tanti motivi per cui non è stato sfruttato abbastanza. Ma alla Mm. fine, comunque, cose buone ci sono, quindi basta farci un saltino e qualcosa interessante ci si trova. Assolutamente sì. Credo di Io... essere morto, Sì, sì, esatto, no, no, ma ci credo. Hai parlato per 2 ore e mezza, quindi senza siamo... fermarmi mai, No, infatti, esatto. cioè, sempre a tenerla live sull'attenti, sempre. Niente, io cosa devo... Non posso che ringraziarti, grande Ma Mario. figurati, è E stato un piacere. spero di vederti anche presto dal vivo di nuovo in qualche evento. Sì, 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 quello sì, Penso si che sarà, spera. penso che sarà difficile vederti a Parma sabato prossimo. No, no, non c'è modo. Non c'è Perché... modo. Però per chi fosse interessato, il 30 di giugno faremo la seconda edizione del Laser Day, che è un festival dedicato ai laser disc e ai formati video un po' esotici, anche per videogiochi, ovviamente, alla sede del Bologna Nerd, appunto a Bologna. Ok, Quindi allora se volete fare un io lì ci sarò, salto. io lì ci sarò. Ecco, quindi se volete fare un salto, il 30 giugno ci troverete tutto il giorno a esporre alla seconda edizione del Laser Day, quindi a fine mese. Quindi se vi va potete farci un saltino e Mhm. via, insomma. E Così, verrò prima dell'altra extra. volta, che non si sa mai che Igor capita ancora di un'oretta che riesco a beccarlo dal vivo. Ma si spera di sì, dai, dai, forse sì. Si spera, si spera. È un uomo del mistero, ma a volte può capitare di trovarlo. Sì, Grande Edgy, mi fa piacere che anche tu sia d'accordo. sì. Niente, io lo dico, sono a Parma perché c'è il Parma Nerd Fest Ok, sabato e domenica prossima, quindi vabbè ci sarà Nati, solita gente.
Mi dispiace che tu non abbia modo di venire, ma capisco che è lontano, quindi... No, poi no, ma poi più che altro ho delle riprese il Infatti. prossimo weekend, quindi... Ma dici della settimana prossima, giusto? Sì, sabato e domenica prossimo sono. Aspetta, vediamo se 15 e trovo... 16 dovrebbero essere. Esatto, 15 e 16. Sì, io purtroppo ho delle Ah, riprese, quindi tranquillo, sono tranquillo. fuori uso, sono fuori gioco. Anzi, Tranquillo. il me stesso di tutti i giorni ha le riprese. Ecco, Io distinguiamo. sono qua, esatto. Distinguiamo, distinguiamo. E io vivo nei sogni di tutti gli appassionati di roba stramba. Quindi, no, a parte le battute. E quindi niente, insomma, quindi questo è, insomma, sono contento appunto di questa Mo- possibilità appunto che mi hai dato di No, no, chiacchierare di grazie a questa te. macchina. Grazie a Se te. tutto va bene, Dimmi, come? dimmi, se tutto va bene? Domani sera dovrei invece tornare per la terza puntata, che non credo sia l'ultima, ma spero di sì, dei giochi del Tosta 4 con Igor sul Ma, suo canale. proprio domani sera, ma non ti riposi mai. Ma non lo so, io spero ora che poi domani ho anche delle riprese di pomeriggio, quindi bisogna vedere se Va. sono vivo quando torno, Mamma però se mia. sono vivo andiamo avanti e cerchiamo di arrivare in fondo sul canale di Igor Stellar, che è un nostro appunto caro amico, Assolutamente. eccetera, e niente, e vediamo poi dove ci porterà il futuro, dai. Certo. Chi lo sa, chi lo sa. Mi raccomando, ripostati la voce che domani devi averla pronta, perché sennò... Sì. sennò non ce l'hai. Vabbè, guarda, mi mancherà proprio a un certo punto e mi dirà che adesso bisogna parlare dei platform, no? Quelli 3D. Cioè, per esempio, un certo... Uno fa, che cosa? E niente, non mi viene, sarà, boh, non lo so, era quel coso fatto da Miyamoto, sai, Eh, ha presente? sì, 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 sì. Esatto, niente, Nisba, so cose succedono. Eh, Certo. Guarda, vabbè, dai. sei stato super simpatico, professionale, competente, quindi guarda, allora ti ringrazio tanto te, ringrazio un attimo chi c'è stato in chat a vedere, Sì, i nomi che vedo, Alessio Galassi, ringraziamo il Viper che ha regalato 3 abbonamenti, quindi Morte Nera, Player grazie. SX, Metaxu, Giovanni Scafora, Rubicante, ringraziamo Mr. Voiceover, ringraziamo Retro Coach. Ringraziamo chi è che manca? Aspettate, vabbè, Egi assolutamente. E Egi per forza. credo Sì, di non sì, aver saltato nessuno per ora. Comunque, esatto. grazie a tutti, anche a quelli E che non ho nominato. Grazie di cuore a tutti. fateci E... sapere nei commenti se vi è piaciuta questa puntata, anche sotto, insomma, consigliatela in giro, soprattutto a quelli che parlano male del Jaguar, così finalmente sentono chiacchierare di cose interessanti. E Sì, fateci sapere, sì, fateci l'abbiamo fatta sapere. proprio per questo motivo, per far Esatto, vedere i giochi un po' più belli. Ovviamente abbiamo fatto mica esatto. vedere tutto, però insomma, in 2 ore e mezza questo è quello che si poteva fare senza uccidersi. Ecco. Esatto, esatto, esatto. Oh, d'altronde voglio dire, a qualcuno interesserà, no? Anche Sì, fossero 10 persone, queste 10 persone ora sanno un po' titoli interessanti e non sono nemmeno tutti, quindi esatto. tranquilli. E mi auguro di vederti. Adesso ti lascerò stare per un po' perché anche io. No, tranquillo, No, no, non no, ho problemi, no, vai dico, so che tranquillo, sei quando molto vuoi. impegnato. No, ma tranquillo, sì, sì, quando vuoi. Almeno un mese lo lasciamo passare perché Va so che bene, va abbiamo tutti un bene. po' delle vicende di vita. Poi magari ci rivedremo su qualche altra macchina, cosa perché insomma, se ti fa Esatto, esatto. piacere. Ah, io, no, no, io lo sai, quando mi chiami su console che conosco, io chiacchiero molto volentieri. Poi, vabbè, ce ne sono Vediamo. alcune, esatto, ce ne sono alcune che non conosco, quindi lì alzo le mani, Certo, non faccio finta di parlare di macchine, non ho mai visto nemmeno io, certo, eccetera. Però, appunto, sì, sì, sul resto io molto volentieri, sì. va bene. Allora, ragazzi, diamo buonanotte a Grazie di tutti. cuore, Alla grazie davvero. prossima, state bene. Alla prossima. Ciao a tutti quanti. E giocate a 64 bit, mi raccomando, do the math. Do the math, do the Esatto. math. Guardate, sì, e guardate Sonic là dietro che lo dice anche lui. Esatto, dice anche Sonic, do the math, fate i vostri conti. Eh. Esatto. Arrivederci dal mondo del Jaguar, eh?